parola a Sabina Sist, che per la Regione Veneto insieme a me coordina il comitato tecnico. Grazie molto, grazie a Vincenzo Pinelli di questa splendida iniziativa e mi corre l'obbligo di leggere 2 righe da parte del Presidente Zaia. Ringraziando del cortese invito, mi duole comunicare che a causa di tanti impegni istituzionali non potrò partecipare ai lavori del workshop Tutelare la montagna, esperienza a confronto dei piani paesaggistici. Le montagne non sono solo paesaggi spettacolari, ma anche ecosistemi fragili che richiedono attenzione e cura costante. La loro tutela è essenziale non solo per conservare la bellezza naturale, ma anche per proteggere le comunità che vivono in queste aree e le tradizioni che esse custodiscono. Desidero esprimere la mia gratitudine alla soprintendenza e a tutti gli esperti, relatori e partecipanti che con il loro impegno e la loro passione contribuiscono a questo importante dialogo. La collaborazione tra istituzioni, comunità locali e professionisti è fondamentale per sviluppare strategie efficaci e sostenibili per la gestione del patrimonio montano. Grazie ai colleghi. Salvini Assista, benvenuti a tutti, amici, colleghi da Buona Italia. Per questo è sostanzialmente intimo, tra noi siamo dentro questa linea confrontarci con i colleghi che hanno già concluso il piano Friuli e Piemonte e abbiamo dato spazio senza possibilità di seguire alla Lombardia come visto sempre iniziamo sul salto, come dicevo, abbiamo un po' tutti i colleghi di velocizzare le loro presentazioni per lasciare un po' di tempo poi anche al dibattito e alla discussione. E il primo però che introduce la tematica è il collega Massimo Castaldi, dirigente del servizio quinto della direzione generale ABAP, che mi ha chiesto, per Massimo, di se riusciamo a metterlo in collegamento architetto, diamo la parola a Massimo. Sì. Buonasera a tutti. Volevo una conferma del fatto che mi sentite. Sì. Ok, vi ringrazio, sì, grazie. Un ringraziamento a nome della Direzione Generale per l'invito all'incontro di oggi. Volevo iniziare il mio intervento citando un passaggio breve ma significativo che mi è rimasto in mente da un libro, Le 8 montagne, dove si dice: la montagna è un modo di vivere la vita. E questo un po' ci spiega che il paesaggio montano non è soltanto un'identità, un'espressione di identità, l'espressione di un patrimonio che ha un valore ambientale, un valore storico-culturale. È qualcosa di più, di più è il risultato dell'attività dell'uomo, è il risultato di come l'uomo ha gradualmente modificato il paesaggio, creando delle unicità territoriali. Quindi tutelare la montagna non è solo tutelare un territorio, ma anche difendere un modo di vivere la vita e difendere la connessione con gli aspetti produttivi, gli aspetti ambientali e gli aspetti percettivi.
e la redazione dei piani paesaggistici in quest'ottica assume ancora di più un valore strategico per la tutela, perché significa riconoscere le specificità territoriali, riconoscere le dinamiche che trasformano il territorio, riconoscere quali sono i fattori di rischio e i fattori di vulnerabilità del paesaggio. Pianificare quindi non è soltanto conoscere il territorio, ma riconoscere tanti altri obiettivi di qualità. E in questo c'è anche quindi un aspetto dinamico del piano paesaggistico. Occorre trovare un modo per rendere compatibile le esigenze di tutela con gli interventi di trasformazione del territorio, con il consumo del suolo, con interventi quindi anche di recupero e riqualificazione di aree compromesse o degradate. E quindi sono trasformazioni da governare e il piano paesaggistico ci dà modo di governare le trasformazioni. La tutela dei contesti montani non avviene soltanto attraverso i piani paesaggistici, ma anche attraverso le valutazioni di impatto ambientale che ben conoscono le soprintendenze e le direzioni generali. Quindi l'occasione di questo incontro è lo scambio di esperienze con regioni che hanno un'esperienza e uno studio consolidato dei contesti paesaggistici. E quindi lo scambio di esperienze è un momento di arricchimento della conoscenza, può essere anche un momento di ricerca di soluzioni a problemi che hanno tutte le regioni nel redigere i piani paesaggistici. È un momento di crescita, un momento di confronto e può essere soprattutto un momento formativo per tutte quelle regioni che hanno intrapreso da poco il percorso per redigere il piano paesaggistico. Quindi diciamo vedo l'importanza di questa iniziativa di scambio di esperienze sui piani paesaggistici e quindi i colleghi delle soprintendenze approfondiranno diciamo questi aspetti ognuno per la propria esperienza. Grazie. Saldi per questa introduzione di metodo, no? E siamo naturalmente grati alla direzione generale per questo ruolo che ha svolto in tutti questi anni, 15 anni di lavoro del piano paesaggistico Veneto è sempre stata, come dire, molto vicina e sempre con noi, Massimo, come i tuoi predecessori, per assicurare quella uniformità nazionale, anche questa, come dire, libertà delle regioni di muoversi con una certa autonomia anche delle soprintendenze, ma tutti cerchiamo appunto di fare sempre meglio, sempre di più. Allora possiamo iniziare con le presentazioni dei ospiti. La prima è quella della Regione Friuli Venezia Giulia, presentata dal sovrintendente, attualmente segretario regionale del Piemonte, mio amico e collega Andrea Pessina, dal sovrintendente Valentina Miusi, che non so se le fa il tempo arrivare o ci sta raggiungendo, dall'architetto Mirko Pellegrini della sovrintendenza e dal professor Mauro Pascolini, che siamo particolarmente lieti di avere con noi, perché non solo ci spiega Andrea, esperto, saggio come i nostri architetto Restucci, il professor Restucci, che è qui con noi oggi, piuttosto che l'architetto Sonagni, cioè queste persone che hanno accompagnato i piani dando consulenze di alta qualità, ma anche, mi spiegava la presidente del comitato UNESCO, la Fondazione UNESCO Dolomiti, che non ha potuto oggi essere con noi, che ha fornito e sta fornendo questa importante consulenza anche alle Dolomiti Venete, diciamo, quindi è perfettamente in argomento anche nostro. Allora vi chiamerei al tavolo i Friulani. Sì, grazie Vincenzo. Io in realtà porto soltanto i saluti
ci doveva raggiungere la sovrintendente Valentina Minosi, evidentemente ancora in viaggio. Dico solo due parole. Sono contento che oggi siano qui presenti il professor Pascolini e l'architetto Pellegrini, perché il mio rientro in Friuli data 2022, quindi era già stato elaborato il piano artistico. Invece sia il professor Pascolini che l'architetto Pellegrini hanno vissuto in prima persona l'elaborazione del piano e poi anche e soprattutto esperienza non meno importante, l'applicazione, se vogliamo, del piano. E quindi se avremo tempo potrà portare anche una serie di considerazioni su come il piano sta funzionando e quali sono le criticità che inevitabilmente stiamo incontrando sia con la regione Friuli Venezia Giulia, con Grazie dell'invito e dell'occasione di affrontare questo tema della tutela della montagna, che è un tema che, come diceva prima, non riguarda ormai solamente temi legati al paesaggio, alla tutela del paesaggio, ma il tema montagna è diventato ultimamente centrale in un dibattito anche a livello nazionale. Ricordo per il manifesto di Camaldoli del 2019, animato dall'Associazione dei Territorialisti e di molti competenze diverse, che ha posto il nuovo problema della centralità della montagna rispetto a delle dinamiche territoriali. Io cercherò di raccontare nel quarto d'ora a disposizione in maniera molto veloce quella che è stata l'esperienza del piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia. Io ho avuto la fortuna per 4 anni di essere responsabile scientifico della parte strategica e di aver collaborato poi con l'architetto Pellegrini, con molti altri in questo gruppo di lavoro allargato tra università, regione e poi un piano che è stato co-pianificato col Ministero, e quindi l'esperienza anche di partecipazione alle sedute del comitato tecnico. Velocemente, credo che alcuni dati siano importanti per capire il ruolo che la montagna ha avuto nel piano del paesaggio del Friuli Venezia Giulia. La montagna ha circa il 42% dell'intero territorio regionale, anche se nella percezione comune. Però è interessante capire su 1.190.000 abitanti, gli abitanti della montagna sono 60.000, quindi il 40% del territorio regionale che ha una popolazione che ha un peso specifico relativo. Un tema che fin dall'inizio è stato posto, i limiti e le divisioni della montagna. In Friuli esiste una scuola di geografia, no, che è stata la base dei geografi dei primi Novecento, basta citare Marinelli, e quindi che hanno profondamente studiato l'articolazione del territorio, anche se qui poi, cambiando le situazioni, ad esempio il termine Prealpi Carniche è un termine desueto e oggi si parla di Dolomiti friulane. Ma il tema credo che sia il tema della governance. La redazione del piano si è sposata parallelamente ad una situazione di cambiamento di quelle che erano i riferimenti di area vasta. La giunta, che chiamo Serracchiani per capirci, quella che dal 2000 ha chiuso nel 2018, quindi in quel periodo aveva abolito le province, siamo
una delle poche regioni in cui le province non ci sono più, però sono state abolite anche le UTI, che erano l'area vasta pensata da quel periodo di gestione del territorio. Perché faccio riferimento a questo? Perché sul piano del paesaggio oggi incidono altre strategie. Una importante è la SNAI, la Strategia Nazionale Aree Interne, perché il piano del paesaggio dice certe cose, mette in essere alcune strategie che poi devono trovare confronto con quelle che sono le strategie e le programmazioni che adesso sono attive sul territorio. Quindi Friuli Venezia Giulia, 4 aree interne, sono tutte montane e sono rinate in questa situazione. Negli ultimi 20 anni le comunità di montagna, le comunità montane sono sparite, si sono ricreate, sono da 10 a 5, poi sparite del tutto. Oggi ci sono 6 comunità di montagna che hanno un'attività di pianificazione e di intervento sul territorio. A quelle io aggiungerei un'altra fonte di governo, che sono i gruppi di azione locale dei GAR. Quindi in questa complessità si inserisce quello che è poi il piano del paesaggio. Parole brevissime sulla struttura del piano. Il piano prevede 3 grandi parti. In rosso ho segnato gli elementi che riguardano la montagna, che hanno riguardato l'attenzione verso la montagna, sia nella parte statutaria, quindi tutti i beni paesaggistici, le aree tutelate SLEGE, l'abaco dei morfotipi, su cui dirò qualcosa più avanti, e poi nella parte strategica una voce particolare è stata dedicata proprio ai paesaggi montani. La regione ha individuato 3 macro temi paesaggistici che erano quelli fondamentali che segnavano la nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia. Il paesaggio rurale, che è quello diffuso, che deriva da una tradizione, da una consolidata presenza, i paesaggi costieri e lagunari e i paesaggi montani. I paesaggi montani sia per la loro importanza rappresentativa in termini di superficie, ma soprattutto per quel discorso fatto anche nei saluti iniziali come elemento forte di senso di appartenenza alla comunità. Io non adopero il termine identità perché molte volte è un termine che può essere ambiguo. Mi piace molto di più utilizzare il termine appartenenza e i valori che nascono da questa appartenenza. Poi c'era una terza parte, che è quella che sta conducendo anche l'architetto Pellegrini insieme alla regione, che è quella degli strumenti di attuazione, e poi c'è una grande discussione sul tema dell'osservatorio del paesaggio. Quali norme tecniche riguardano la montagna? Fondamentalmente sono 2 articoli specifici, l'articolo 25, di cui ci parlerà poi l'architetto Pellegrini, che è quello che entra nella fase di adeguamento dei piani, in cui sono dati alcuni obiettivi di fondo. Comunque tutti questi materiali poi li potete scaricare dal sito, e io lascerò anche le slide a disposizione perché non c'è molto tempo per soffermarci. Quindi garantire la permanenza, la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari, io avrei preferito storico-culturali, delle aree montane. Si è lavorato molto sull'attività dell'alpeggio, che è stato individuato anche come morfotipo, perché è un modello di organizzazione del territorio e quindi generatore di paesaggio, che è una successione verticale dell'uso delle risorse. E quindi è un elemento che ha caratterizzato la formazione del paesaggio sia negli insediamenti temporanei in quota, ma anche nella distribuzione stessa degli insediamenti. E poi naturalmente sostenibilità e le aree più vulnerabili.
Poi naturalmente l'interesse di cosa devono fare gli strumenti di pianificazione, programmazione, e si ritorna sempre sul tema di alcune attività rilevanti, i sistemi dell'alpeggio, gli edifici di rilevanza storico-culturale, e poi un tema che adesso è molto vivo anche all'interno di Dolomiti UNESCO. Correggo, io faccio parte del comitato scientifico, non sono presidente di Dolomiti UNESCO, che invece il CDA è un organo politico, e il tema dei punti panoramici, che sembra di riprendere un concetto della prima legge Croce, delle prime leggi di tutela, però c'è un grande dibattito su questi punti particolari legati anche al tema dell'overtourism, cioè se io indico un punto particolare, ho visto nella locandina ci sono le 3 cime, sapete tutto il problema legato alle 3 cime. E poi le prescrizioni d'uso. Naturalmente difesa del territorio, e poi c'è un tema che riguarda le infrastrutture e gli impianti, che saranno ripresi all'articolo 48, che devono tener conto di tutta una serie di elementi che devono abbattere quello che è l'impatto e la trasformazione. Comma 3, l'architetto Pellegrini parlerà del caso di Tarvisio, dove c'è un tema di ampliamento del demanio sciistico, con delle scelte di politica regionale che sono molto discusse, anche di popolazione, in un momento in cui, come dice il titolo di un libro che ha avuto molta fortuna, Inverno liquido, si continua a investire sul tema neve in una montagna in cui la pista più alta è 1700 metri, e quindi il tema però era stato affrontato in sede di redazione. Naturalmente la montagna, e qui non mi fermo, rientra quando abbiamo fatto per la parte statutaria la ricognizione di tutti i beni ex legge che sono stati portati su sistema informativo territoriale, però in particolare si è discusso molto sul tema del bosco. Questo è un messaggio che voglio lasciare, il tema di individuare che cos'è il bosco, soprattutto in un periodo in cui la montagna, in particolare le montagne che stanno al margine del sistema alpino, hanno conosciuto un abbandono delle superfici e delle aree più elevate, e un fenomeno di rimboschimento naturale su prato pascolo. Bosco non è bosco, la linea del bosco deve essere considerata mobile, e quindi l'idea di un dinamismo, anche di una modifica poi della confinazione dei limiti dei beni paesaggistici. Si è lavorato poi anche sul tema delle essenze e delle specie da considerare bosco. È stato fatto un lavoro molto in concerto con la direzione delle foreste, e quindi si è individuato con loro quali potevano essere gli elementi di riconoscimento. L'articolo 48 è espressamente dedicato al paesaggio montano, che rientra tra quei paesaggi che la parte strategica aveva individuato come identificativi. Diciamo così, obiettivi di fondo che nascono anche da leggi già esistenti. Il tema del frazionamento foliario come strategia per il recupero o il ripristino del paesaggio. Vaia ha di nuovo posto in maniera molto forte il tema che cosa fare. Se c'era un bosco che era figlio di un riboschimento per abbandono, Vaia ha abbattuto le piante, si lascia il prato, si rifà prato, si deve ripristinare bosco, e questo è stato un tema, soprattutto in area dolomitica, che è ancora molto attivo, perché c'è anche il tema del bostrico,
e quindi tutto lascio proprio delle pillole perché evidentemente, e poi si è lavorato molto sul quadro conoscitivo e su come riuscire a lavorare su terreni incolti e abbandonati e cosa questi potevano essere ammessi senza autorizzazione paesaggistica. Un'idea che permea tutto il piano è che in situazioni particolari, aree degradate o particolarmente, diciamo così, marginali, eccetera, si possa operare anche in assenza di autorizzazione paesaggistica. Si è lavorato molto poi sugli ambiti di paesaggio. Gli ambiti di paesaggio, vedete, questi sono i 12 ambiti individuati e in particolare si sono individuati 6 interamente montani o quasi interamente montani. L'unico su cui si è discorso è l'anfiteatro morenico, che è collinare, però con alcune alture che possono essere ricondotte nel paesaggio montano. E questi volumetti che trovate, che potete scaricare, sono stata la base di fondo per creare le strategie poi da fornire anche ai comuni che devono poi svolgere l'opera di adeguamento. C'è una parte di analisi molto approfondita, c'è una parte di aspetti socio-economici e di coinvolgimento della popolazione. È stato fatto un grande percorso partecipativo in cui la montagna ha avuto un ruolo importante per realizzare poi quella che è stata l'analisi SWOT, da cui sono nati gli obiettivi di qualità e le discipline d'uso. Anche qui non posso entrare nel dettaglio, però per individuare gli ambiti non è stato fatto un lavoro solo paesaggistico, ma si sono considerate 6 dimensioni, gli aspetti storico-culturali, l'articolazione amministrativa, caratteri ambientali, idrogeologici e i fenomeni di territorializzazione che si sono stratificati nella storia. Queste sono le analisi SWOT che sono state create sia da saperi esperti che dal percorso partecipato, in modo poi di arrivare a quelli che sono gli obiettivi di qualità e le norme. Un discorso a parte, quindi dedicherò un minuto, è quello dei morfotipi, che sono stati una chiave di lettura interpretativa del paesaggio, del territorio molto importante. Quindi gli obiettivi di qualità e poi le norme. Altro tema fondamentale che abbiamo incrociato che riguardava la montagna era che dal 2009 il grande riconoscimento UNESCO, le 9 isole sparse per le Dolomiti, hanno una parte anche in Friuli e il sistema 4, le Dolomiti friulane ed oltrepiane. In parte Paludi Livenza è sotto la bastionata, no, che si innalza direttamente, e quindi io lo cito anche perché fa parte di un bene seriale che è quello dei siti palafitticoli dell'arco alpino. Quindi per ogni bene UNESCO è stata redatta una scheda specifica, quindi dove si ripercorre tutti gli elementi che li caratterizzano, dando una serie di prescrizioni che fanno riferimento però a che cosa? Fanno riferimento a delle situazioni di fatto. Il sito UNESCO è sia parte della zona core che della zona buffer, è inserito dentro un parco naturale. Voi sapete che quasi la totalità delle aree core delle Dolomiti sono parchi che hanno dei propri strumenti di pianificazione. Il piano nostro ha fatto propri i PCS, i piani di conservazione e sviluppo, che in parte sono stati adeguati alla normativa dei 2 parchi presenti in area montana, che sono il Parco delle Prealpi Giulie e il Parco delle Dolomiti Friulane. Naturalmente, quando si parla di parchi, si parla anche di Rete Natura 2000, che è un altro degli elementi che
il piano va a incrociare e con cui si deve confrontarsi. Noi abbiamo risolto creando una rete ecologica che è un modello di lettura strategica del piano, però per le Dolomiti si deve tener conto di alcuni documenti che utilizza per la gestione del bene, o per meglio, per affidare agli enti territoriali la gestione del bene. Una è la strategia complessiva di gestione e l'altro, già dal 2014, erano state redate delle linee guida per il paesaggio e delle linee guida per il superamento dei manufatti obsoleti. Quindi, dove esiste già degli strumenti di lavoro, è fondamentale fare riferimento. Questi sono i due parchi in area montana, l'1 e il 2 nella parte a sinistra, e a destra sono tutte le riserve naturali con 5-6 che sono in area montana. Arrivo all'abaco dei morfotipi, a cui un grandissimo contributo, e ringrazio ancora l'architetto Pellegrini. Ci incuriosiva molto capire in maniera, cioè dare una lettura strutturale del territorio, del paesaggio, anche attraverso una lettura diversa degli insediamenti. Quindi sono stati inventati 21 morfotipi che riguardavano l'insediamento, gli insediamenti anche di montagna e di fondovalle, e poi ancora una volta doveva essere trasparente l'evidenziatore, ma non c'è. Di sotto ci sono le Alpi, le maglie, gli alpeggi, e sopra sono quelli di fondovalle. E quindi gli insediamenti di lineare fondovalle, ognuno viene data una definizione, una descrizione, le varianti, i valori, le criticità e gli obiettivi di qualità paesaggistica. Uno strumento che per noi è stato essenziale anche da affidare alle comunità. Poi c'erano l'individuazione di alcuni esempi e una lettura dell'evoluzione storica partendo dalla carta di Fonza attraverso la carta IGM e la carta tecnica regionale e le ortofoto attuali. E così per i prati, i pascoli, il sistema dell'alpeggio. Vado a chiudere. L'altro tema è che bisognava vestire. Ho imparato, io non sono un geografo, ho imparato che si doveva vestire i vincoli, e è stata un'operazione molto interessante. Lascerò come integrazione anche il processo, e c'erano quelli cancellati, sono quelli in montagna, quello è Comeglians, e poi c'è Tarvisio, Sauris e Tarvisio. Si è aggiunto Sappada, comune transfugo dal Veneto, e adesso ci sono i beni paesaggistici di Sappada. Ultima cosa, la partecipazione. Avevamo attivato un archivio di segnalazioni online, ci sono state oltre 3.500 segnalazioni di beni di valore e di disvalore, e però abbiamo fatto un percorso mirato con tavoli in 96 comuni, e vedete come l'area montana è stata un'area estremamente importante. In rosso gli elementi di disvalore, in verde quelli di valore, e poi le analisi. Abbiamo fatto un lavoro anche con le scuole, alla fine l'apporto che è stato dato alle scuole. Chiudo, vi lascio il segno, il link del piano del paesaggio dove potete trovare questo, poi sono a disposizione per alcune domande, però in maniera divertente, perché credo sia importante ricordare questo. Dice: per fortuna che c'è ancora un bel tramonto ed è gratis. Arriva il montanaro e dice: adulti 5 sterline, bambini 2 sterline e 50. Grazie per l'attenzione.
Allora, io sarò molto rapido. Non so se volevate fare domande subito o... No. Sarò molto rapido perché gran parte dei temi sono allora, io porto qualche piccola esperienza di attuazione del piano, soprattutto nelle aree montane. Poi tra le varie PDF? PDF. Poi le principali criticità ad applicare le norme del piano, quindi e soprattutto sui temi della montagna. Un secondo che devo Posso dare la prima ovviamente riguarda necessità di nuovi servizi per il turismo e per gli impianti sciistici, diciamo che hanno creato diverse difficoltà. Una seconda difficoltà rappresentata dalle esigenze sempre legate al turismo e a problematiche relative al consumo di suolo per le località turistiche private. E una terza criticità riguarda proprio anche istanze per l'estensione e lo sfruttamento del bosco, quindi l'apertura di strade forestali, di piste forestali da parte della regione, che qui non tratterò, ma vi lascio solo una suggestione, nel senso che la regione con queste piste forestali intende gestire lo sfruttamento del bosco, ma intende anche collegare a livello proprio di viabilità molte località, quindi Casere e Marghe, rendere accessibili queste località attraverso le piste forestali. Questo causa molti problemi perché a livello paesaggistico ci sono delle istanze. Allora questo lo possiamo saltare perché l'abbiamo già visto. Uno dei primi casi riguarda proprio l'abitato di Tarvisio. Tarvisio è una restrizione degli anni 50, quindi dichiarazione di notevole interesse pubblico del 1956. Il lavoro del piano paesaggistico è stato quello di investire questo ambito, con diversi paesaggi, attraverso ai quali sono stati applicate una diversa disciplina d'uso. Questa disciplina d'uso, ecco, questo è uno dei fascicoli di cui parlava anche il professor Pascolini prima, per ogni dichiarazione di notevole interesse è stato appunto vestito e compilato un fascicolo che riporta proprio la disciplina d'uso. Per il caso di Tarvisio abbiamo avuto un caso in cui una nuova previsione mistica, ma di una nuova tracciata di pista da sci che andava a influire, che era prevista sul sito della foresta millenaria di Tarvisio. Ritagliata a agosto. Come dicevamo, ci sono l'articolo 25 che tratta delle montagne al di sopra dei 1600 metri, deve essere in questo caso applicata. Quindi abbiamo in qualche senso avuto una sponda nell'articolo 28, quindi sui territori coperti da foreste e boschi, per cui sono ammessi. Il piano paesaggistico ha deciso di fare salve le previsioni urbanistiche già in atto all'interno del demanio sciabico, però quindi sono ammesse piste da sci esistenti e di strutture ad esse pertinenti che siano già previste dagli piani urbanistici vigenti nel momento dell'adozione del PPR o adeguati e conformati al PPR, però queste piste non devono alterare gli aspetti geomorfologici e forestali d'insieme, i geositi e le visuali panoramiche e devono essere realizzate in modo tale da concorrere alla qualità del paesaggio anche durante la stagione estiva. In questa frase c'è molta discrezionalità tecnica che fa sì che poi ci si debba applicare nella costruzione o nella proposta della pista da sci. E non può essere
il solito taglio all'interno del bosco. Molto velocemente, un altro tema molto importante per la montagna riguarda sempre il turismo, la pressione insediativa e il consumo di suolo per nuove esigenze residenziali e turistiche. In questo caso parlo sempre dell'abitato di Tarvisio. Anche in questo caso abbiamo la restrizione della dichiarazione di notevole interesse pubblico e notiamo come il piano paesaggistico all'articolo 1, finalità e principi, spieghi già che una delle finalità dei principi del piano è quello di essere improntato a principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio e minor consumo di suolo. Questo elemento inserito all'interno delle finalità e dei principi ci ha permesso di tutelare in maniera forte determinati contesti. È il consumo di suolo, il parcheggio del centro commerciale che viene proposto in superficie impermeabile, il consumo di suolo, la pista ciclabile costruita in asfalto. Sì, secondo noi, come può essere costruita in maniera più efficiente con materiali, ad esempio, drenanti o superfici ecologiche drenanti. Una delle prime difficoltà che abbiamo avuto, queste sono la disciplina d'uso del paesaggio del centro abitato del capoluogo di Tarvisio, suddiviso in indirizzi e direttive destinate alla pianificazione urbanistica e allora, una delle prescrizioni del piano citava il fatto di divieto di nuovo consumo di suolo per nuove edificazioni, salvo quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente alla data di adozione del presente piano. Quindi l'applicazione di questa prescrizione è stata molto complicata per gli uffici della soprintendenza, che si è vista costretta a interpretare via via i diversi progetti che arrivavano e quindi a dover costruire una linea comune di azione. I paesaggi che sono tutelati da questi, sono questi, con grandi piane, ma sono anche i paesaggi delle attrezzature turistiche. Questo già tempo ci ha fatto fare una revisione attraverso il Comitato Tecnico Paritetico, che è lo strumento con cui attuiamo la copianificazione ragione con il servizio quinto e con la soprintendenza del segretariato, in cui ha un testo che presentava un sufficiente dettaglio dal nostro punto di vista per l'attuazione del piano. Abbiamo proposto delle modifiche che andassero a specificare le condizioni di edificabilità e quindi, ma non solo di edificabilità, ma anche di realizzazione di progetti. Faccio notare solo una parte per cui l'edificazione è possibile, però si deve basare su criteri costruttivi coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi dell'area montana, che però possono essere interpretati anche in chiave contemporanea, questo è molto importante, a condizione che non si producano alterazioni del profilo paesaggistico, particolare riferimento ad altezza, generale distorsione visiva, intrusione dell'elevata visibilità, materiali impiegati e cromini. Quindi con i principi possibile, però seguendo i principi di un buon inserimento paesaggistico dovuto al DPCM 1212-2005. Quindi questo è stato un caso in cui abbiamo messo relativamente mano alla disciplina d'uso del piano. Ecco, concludo velocemente vi porto con la nostra esperienza sulla conformazione dei piani urbanistici al piano paesaggistico, che da noi attraverso il regolamento è stata chiamata conformazione, potrebbe chiamarsi secondo il codice anche adeguamento. Allora, è quell'attività per cui gli strumenti urbanistici devono essere conformati al piano paesaggistico e
l'attività interessa l'intero territorio comunale e viene redatto secondo le modalità previste da un accordo del 2022, che è il 126 del 2022. Questa è un'attività molto onerosa sia per i segretariati che per le sovrintendenze, per i comuni e per la regione, e è un po' deve segnare un cambio di mentalità in tutte queste componenti, perché deve diventare come prima cosa un'operazione culturale. Vi faccio presente quali sono state un po' le prime difficoltà. La prima fase del piano paesaggistico è stato percepito dai comuni che dovevano adeguarsi, conformarsi, come uno strumento molto complesso, di difficile attuazione, cosa che lo è, nel senso che mette assieme moltissime componenti culturali e tecniche. Ed è stato inquadrato come inizialmente, stiamo parlando delle prime conformazioni che facevamo, come una sorta di piano di settore. Addirittura un documento dell'INU, dell'FVG, definiva la pianificazione paesaggistica come il più bello del nostro territorio, e che in una situazione di crisi epocale caratterizzata da ridotte capacità apparire forse come l'ultima preoccupazione, quasi ci si fermasse agli aspetti più epidermici ed esteriori della nostra casa, perché questo benvenuto non è stato proprio però diciamo che abbiamo insistito ovviamente con tutti i soggetti e quindi abbiamo dei risultati. Il rischio è stato quello in una prima fase di una progressiva proprio divisione tra la materia paesaggistica e la materia urbanistica, che invece deve da codice risultare un processo integrato. Salto questa parte perché è la parte che riguarda il codice, però il codice appunto attribuisce al piano paesaggistico il ruolo di strumento principale per la sintesi e il coordinamento delle politiche di azione che incidono sul territorio. Ecco, questo è molto importante. Quindi a fronte dei primi procedimenti che obiettivamente sono stati difficili a partire dal 2020, adesso la conformazione procede a ritmi un po' più sostenuti e richiede dai 6 ai 9 mesi, forse un anno per la conclusione. Paesaggistiche previste dal codice. Può sembrare di 31, di 215 comuni, 31 hanno concluso le attività, le concluderanno entro un anno, 81 al 52%, però il dato va letto, se facciamo caso, un anno fa eravamo a circa 5-6 comuni che avevano conformato il piano, quindi in un anno abbiamo fatto in avanti. E niente, questa è un'attività comunque fondamentale anche per la tutela del territorio e del paesaggio, perché consente di unire proprio i due aspetti, che è quello che prevede il piano paesaggistico. Grazie. Molte grazie. Sentire da Andrea Toscana, dove l'esperienza più diretta di un cittadino stagionale mi pare che sia molto più a rilento la conformazione dei piani urbanistici agli strumenti di piano, quindi invece in Friuli abbiamo sentito dall'architetto superato il 50%, quindi veramente la sinteticità del piano friulano, evidentemente con tutti quegli adattamenti, resetting che si sono resi necessari per superare comunque certe punte critiche, sta funzionando molto bene. L'altro grande confronto per il Veneto è il piano urbanistico del Piemonte, quindi invito le colleghe. Esisto questo
È un lapsus freudiano. Sono dei colleghi architetto, archeologo, Francesca Restano, architetto, che sono lunga di che ci parleranno del Piemonte, è stato strumento metodologico. Chiaramente. Siamo fatte prendere la mano dal pantone moda, ecco, ma forse l'illuminazione ci soccorre, passo avanti con il tasto sinistro. Ecco, buongiorno, noi partiamo i saluti del segretario regionale, l'architetto Azzolini, che è stato trattenuto a Torino all'ultimo momento da un impegno ministeriale, ma che saluta tutti e ringrazia per l'occasione di confronto. Allora, ci teniamo solo d'occhio i tempi, ci ha detto il dottor Tinè che dobbiamo stare in un quarto d'ora. Allora, il piano paesaggistico del Piemonte si è avviato come iter di formazione nel 2008, quando è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra l'allora MIBACT e la Regione Piemonte, ed è con un passaggio, quello centrale, dei 5 anni dal 2009 al 2014, di tutta la importante fase di ricognizione dei beni, definizione delle prescrizioni, investizione, ma non ripeto la fase che hanno già illustrato i colleghi, che ci ha preso 5 anni, in un'organizzazione, devo dire, ministeriale diversa pre-riforma e che consentiva una certa modalità di lavoro ai colleghi. Forse con le soprintendenze come sono organizzate adesso mi rendo conto che una forza lavoro da mettere solamente sul piano, che è più complicato, che era più facile, insomma, mettere in campo fino al 2014. Passata la salvaguardia e la condivisione degli elaborati definitivi, il nostro piano è operativo dal 2017, quindi nel giro di 9 anni è stato iniziato, concluso e messo diciamo in pista. Infatti con l'inizio del 2018 è partita tutta l'attività di copianificazione per dare attuazione al piano. In questa slide avevo riassunto tutta la grossa parte di lavoro di ricognizione e perimetrazione dei beni, 136, 142, 157, la rappresentazione delle aree e anche il riscontro alle osservazioni si era potuto concludere in 27 sedute molto lunghe, insomma, congiunte tra i funzionari del MIC e della Regione Piemonte che avevano lavorato insieme. Questi sono gli elaborati che costituiscono il nostro piano paesaggistico. In rosa, non so se si apprezzano i colori, abbiamo evidenziato quelli che sono poi un po' più utili per la fase attuativa a cui stiamo lavorando adesso, cioè le norme di attuazione del piano stesso, il catalogo dei beni diviso in 2 parti e tutte le tavole di piano. Quelle sottolineate, quelle evidenziate in viola sono quelle che entrano poi a fare parte dei processi di adeguamento, che sono le tavole dei beni paesaggistici, delle componenti paesaggistiche e la rete di connessione. La struttura anche del nostro piano è fatta per macroambiti, ambiti, beni e componenti. Sono stati individuati 12 macroambiti di paesaggio, articolati al loro interno in 76 ambiti che ricomprendono aree simili per caratteristiche geografiche, insediative e identitarie. Abbiamo evidenziato con la graffa rosa 5 macroambiti di territorio montano che hanno una piccola caratterizzazione poi tra l'alta quota e la non alta quota. Per come è suddiviso amministrativamente il Ministero in Piemonte, tutte e 3 le soprintendenze hanno una parte di montagna. Vale qui ricordare che l'Alto Appino occidentale è comunque quello più alto di quota, per cui noi arriviamo fino ai 4.000 metri della parte orientale del Monte Rosa, quella che affaccia sul Piemonte al confine con la Valle d'Aosta, e che comunque
la parte diciamo più meridionale delle Alpi Marittime ha delle vette che superano i 3000 prima di andare a congiungersi con gli Appennini, quindi la nostra parte di alta montagna insomma è ciccia, è cospicua. Qui abbiamo individuato, diviso le componenti e i beni attraverso le quali viene letto il paesaggio e abbiamo di nuovo evidenziato in rosa le componenti che ci torneranno più utili nella discussione dell'ambiente montano, che hanno numeri diversi, ma insomma ricordano quello friulano. Il nostro articolo 13 è quello che riguarda le aree di montagna, che viene interpretato nell'adeguamento dei piani in relazione all'articolo 25, il patrimonio rurale storico. Le borgate, insomma, la maggior parte dei nostri comuni di montagna hanno un ampio territorio con piccole frazioni e borgate sparse, molte abbandonate purtroppo, e l'articolo 40 degli insediamenti rurali. Per quanto riguarda la parte invece a destra, cioè l'individuazione dei beni, il nostro catalogo di beni, tutti vestiti, ricogniti, riperimetrati e dotati di prescrizioni, è diviso in due parti: i beni ex articolo 136 e 157 e la parte seconda del catalogo, le aree tutelate ope legis. Comunque il 61% del territorio regionale è costituito di beni paesaggistici. Non qua? Eccolo qua. Questo è un esempio di scheda di catalogo dei beni paesaggistici. Ne ho preso uno che vedremo più tardi perché è un comune che ha tutto quanto il territorio comunale vincolato, il comune di Bardonecchia in provincia di Torino. Sì, infatti, infatti è stato un comune per noi impegnativo e lo analizzeremo come caso studio. La scheda ha una prima parte con l'individuazione cartografica e l'indicazione di tutta la normativa di riferimento, beni e componenti, non so se si vede la manina, se ci vedo sopra, sì, la tavola, ecco, di somma con beni e componenti, tutta l'individuazione degli ambiti e delle componenti interferite, è tutta una parte abbastanza dettagliata di prescrizioni per ogni singolo bene. C'è un appendice al catalogo che individua le aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico che avrebbero troppo appesantito la scheda di ogni singolo bene. Una volta che insomma abbiamo avuto in mano questo piano paesaggistico finito abbastanza cerealmente, l'abbiamo messo in attuazione e il 99,9% del nostro lavoro si svolge nelle conferenze di copianificazione e valutazione con le quali si formano e variano i piani regolatori. Quindi il nostro lavoro di paesaggio si abbina molto strettamente alla nostra legge urbanistica regionale. Nel 2019 è stato adottato uno specifico regolamento attuativo del piano paesaggistico che disciplina appunto proprio in dettaglio l'adeguamento e la partecipazione del MIC ai procedimenti. Quando abbiamo scritto il regolamento attuativo, vigeva, abbiamo controllato prima, il 171 come regolamento organizzativo del Ministero, e quindi abbiamo ripreso la dicitura. Il segretariato regionale manifesta per l'intero ambito territoriale regionale il parere di competenza del Ministero, acquisendo la risultante dell'istruttoria tecnica svolta dalle soprintendenze, perché operativamente in seno a un tavolo tecnico che è costituito per la Regione dai settori della copianificazione e del territorio e paesaggio, e per il Ministero da segretariato e soprintendenza, vengono istruite le varianti di adeguamento ai piani regolatori, che si esprimono su tutte le previsioni del piano regolatore, incluse quelle già vigenti e non ancora attuate. Ecco, quasi tutti i procedimenti riguardano le varianti generali ai piani regolatori che comportano necessariamente l'adeguamento al PPR. Per cercare di spingere in direzione dell'adeguamento al piano paesaggistico, nel 2022
la legge regionale 7 piemontese, che è una legge di norme in materia di semplificazione urbanistica, aveva previsto anche la possibilità di poter procedere a un adeguamento al piano paesaggistico con varianti strutturali di mero adeguamento. Ma ecco, per il momento non ha avuto, è uno strumento operativo che non ha avuto successo, sì. Quando lavoriamo insieme ai colleghi della soprintendenza di cui acquisiamo per il territorio e della regione, ci esprimiamo su 4 ambiti diversi, su ogni singolo piano. Ecco, come numeri non siamo molto fortunati, devo dire siamo rimaste colpite dal 52% dei colleghi friulani perché su 1181 comuni in Piemonte a oggi, dal 2018 a oggi, solo 105 comuni hanno attuato una variante generale in cui sono obbligati a adeguarsi al piano paesaggistico, quindi un 8,89% del numero dei comuni, nel nostro caso, di cui solamente 3 riguardano varianti strutturali di mero adeguamento. Mi è sembrato di cogliere da quello che diceva Mirko prima, che comunque forse, se ho capito bene, nel giro di un anno riescono a chiudersi. Ecco, per come funzionano invece le varianti di adeguamento in Piemonte, per i comuni si va dai 2 ai 4 anni per iniziare a chiudere una variante generale. Quindi abbiamo una grossa percentuale, devo dire, di abbandono nelle varie fasi della copianificazione, spesso semplicemente per avvicendamenti amministrativi, politici, ecco, all'interno dei comuni. Quindi i nostri numeri sono abbastanza ridotti e i comuni di montagna, stante la grossa quantità di beni presenti e di vincoli già operanti o per leggi, tendono a non passare sotto le forche caudine dell'adeguamento al piano paesaggistico. Ecco, questa parte la possiamo saltare. Ecco, abbiamo riassunto qua sulla destra solamente alcuni esempi. Questo ci è servito proprio per capire, rifacendo questo lavoro in questi giorni, facendo in tutta la situazione, perché i comuni montani tendono a sfuggire, perché nel catalogo dei beni in effetti sono molto, molto gravati. Abbiamo addirittura 1, 2, 5, 6 comuni che hanno l'intero territorio comunale considerato bene paesaggistico, abbiamo interi massicci, intere zone montane, grosse vallate, la Valsesia addirittura che prende un vincolo che prende dentro 15 comuni, una parte delle Alpi Marittime che ne prende 5. Questi sono stati, ecco, quelli che abbiamo visto speditivamente a una ricognizione che abbiamo fatto l'altro giorno. Abbiamo inserito un'altra scheda di bene montano, perché questo era proprio i 15 comuni della Valsesia. Nel comune di Alagna Valsesia c'è il massiccio, la parte piemontese del massiccio del Monte Rosa, quindi questo era per presentarvi una scheda di bene di ambito montano. Abbiamo appiccicato, ecco, uno screenshot del GIS regionale, forse non si capisce bene, ma la densità di montagne e ghiacciai presenti sul territorio è uno stralcio, insomma, dalla verità. C'è un pezzo di parete del Monte Rosa con le case valzer, queste sono addirittura di proprietà del Ministero che le ha acquistate, quindi il lavoro in effetti di contemperazione delle esigenze urbanistiche e paesaggistiche per queste aree è molto oneroso. Il comune di Alagna era partito per una variante generale con l'adeguamento e poi si è scoraggiato a fronte dei finanziamenti offerti, di tutti i supporti che chiaramente i comuni ricevono dalle regioni. Rimane un lavoro estremamente oneroso.
No. Sentendo quello che ci raccontava prima l'architetto Pellegrini, anche noi in effetti abbiamo riportato quello che le norme di attuazione del PPR dice per l'articolo 13, cioè le aree di montagna. Queste vengono rappresentate nella tavola P4, che è quella delle componenti paesaggistiche, quindi oltre alla tutela delle vette e dei crinali, la combinata tutela con le morfologie insediative rurali, alpeggi e villaggi legati a pastorizia, gestione forestale, meritevoli di valorizzazione e riqualificazione. Qua noi abbiamo lasciato fuori il grosso tema della tutela delle aree boscate, soprattutto del bosco di invasione che ha mangiato vecchi alpeggi, anche tutti i sistemi terrazzati, che apre tutto un ambito sul quale in Piemonte, devo dire, c'è molta attività, perché nel 2023-2022 è uscito un regolamento regionale per il riconoscimento delle aree di non bosco, quindi tutto un procedimento per riconoscere le aree ex agricole, ex pastorali ora occupate da bosco di invasione, anche secondo i parametri di estensione e densità che la regione riconosce per le aree boscate, quelle diciamo vere, quindi per stralciare un procedimento che consente di stralciare il vincolo da queste aree a fronte di un impegno alla riconversione, alla riqualificazione alle attività tradizionali dei terreni così recuperati e azzonati non più a bosco. Però questo ci portava un po' troppo fuori. La parte che è piaciuta di meno è quella che vedete, cioè che nell'intorno dei 50 metri da vette crinali principali e secondarie è vietato ogni tipo di intervento di trasformazione, fatto salvo quelle necessarie, diciamo, alla salvaguardia e al mantenimento, anche se tutti gli interventi che riguardano le aree sciabili passano da un procedimento parallelo che è proprio normato dalla legge regionale, mi sembra 2 del 2009, che riguarda l'individuazione delle aree sciabili e che deve essere effettuata, se non già fatta prima, dai comuni che abbiano impianti di risalita all'atto dell'istituzione delle varianti. Quindi un comune di montagna che abbia delle aree sciabili le deve individuare, mettere a posto dal punto di vista normativo prima di procedere a qualunque intervento di ampliamento o sostituzione, chiaramente fatta esclusa l'ordinaria manutenzione. Chiaramente anche nei territori coperti da ghiacciai sono consentiti solamente interventi di mantenimento. Ora, come siamo con i tempi, sovrintendente? Siamo in ordine? Abbiamo pensato adesso di presentarvi 2 casi studio, perché sono tra i pochi comuni di montagna che sono passati, quindi adesso l'architetto, per dire, ecco, il comune di Paesana in provincia di Cuneo, ai piedi del Monviso, ha in piedi questa variante generale, penso da 3 anni. Sì, e ancora dal 21. E ancora non vede la fine, ecco, quindi quando ci conforta sentire che voi riuscite a farlo in un anno. Sì, è anche un comune che, diciamo, essendo un comune piccolo, ha difficoltà ad andare avanti, però effettivamente ha richiesto il suo tempo. Il PPR riconosce il comune di Paesana all'interno di uno dei 5 macroambiti che abbiamo citato prima, il paesaggio alpino cittano, e all'interno di questi macroambiti ci sono ambiti più piccoli, quello occupato dal comune di Paesana, quello della Valle Po e Montebracco. Gli obiettivi del macroambito del paesaggio alpino cittano sono la conservazione attiva del patrimonio agro-silvo-pastorale e ambientale e le strategie di qualificazione degli insediamenti e del patrimonio storico-culturale. Le norme di attuazione seguono 4 linee fondamentali. La prima, che è il reimpianto di essenze spontanee e di provenienza certificata nel piano subalpino e la valorizzazione delle specie spontanee rare, ma anche, qui ovviamente sono stati sintetici, anche la conservazione dei pascoli montani alpini d'alta quota, anche quelli più di bassa quota vicino ai centri abitati, e poi anche la conservazione dei castagneti e soprattutto quelle aree di prato pascolo che sono sulle rotture dei versanti, che sono significative e importanti perché caratterizzano il paesaggio. Poi la conservazione del patrimonio edilizio storico delle borgate. Paesana ha più di 50 borgate sul proprio territorio, dei nuclei isolati e
ovviamente contestualizzate nelle aree boschive o comunque montagne di appartenenza e anche con un discorso di valorizzazione dei percorsi attraverso la connessione territoriale delle emergenze. E poi interventi di mitigazione degli insediamenti estrattivi esistenti a tutela degli scorci panoramici, perché il caso di Paesana ha un'attività estrattiva di pietra di lucerna e quarzite all'interno del Monte Bracco, che peraltro è diciamo, tutelato da un decreto gas. E poi il contenimento della dispersione insediativa diffusa nella crescita dispersiva lineare, prevedendo dei varchi del costruito. Paesana si pone proprio al confine con il parco del Monviso e che fa da quinta scenica al comune. Qua vediamo il Monviso visto proprio dal comune di Paesana, e questo quindi è il galassino che riguarda appunto il parco del Monviso, mentre sotto vediamo, visto dal Monviso, dal comune di Crissolo, il Monte Bracco e il fondovalle dove si trova, che è in parte occupato anche dal comune di Paesana, che sono appunto soggetti un ulteriore vincolo, diciamo, galasso e riguarda proprio l'area del comune. Ecco, questo qua è il territorio di Paesana, e qua vediamo sul lato est il vincolo del Monte Bracco che lo coinvolge in parte, e poi invece le aree montane che sono qua in alto e qua verso, diciamo, sud-ovest, eccola qui, l'altra zona montana, che ha anche una parte di ghiacciai e rocce macereti proprio appartenenti al massiccio del Monviso. Se posso, la vista che avete notato prima del Monviso è uno dei nostri casi di vista paesaggistica da tutelare. Noi non siamo alle Dolomiti, la conformazione delle Alpi occidentali è fatta più per vallate lunghe e strette, spesso conformate a V, quindi anche la vista sulle parti di montagna più belle, più alte, più intatte, non è consentita, insomma, molto ostacolata, a differenza, ecco, delle Dolomiti. Sì, e poi un altro elemento che non è legato alla montagna, ma poi alla montagna arriva, è il parco fluviale del Po, perché ovviamente la sorgente del Po è alle pendici del Monviso, e il parco fluviale dal Pian del Re scende, attraversa tutta la valle, incluso il territorio di Paesana. Ecco, che cosa capita nelle fasi attuative? Innanzitutto viene verificata si calano alla scala locale i vincoli del PPR, e qui per esempio in questo caso si è dovuto diciamo, riperimetrare, ridefinire la perimetrazione a scala locale del vincolo sul Monte Bracco, che non seguiva la scala. Una volta che viene sovrapposto il catastale alla carta regionale, si hanno delle difformità. Quando queste sono piccole si fa una semplice correzione, se invece sono significative, allora il comune deve fare un'istanza alla regione per ridiscutere e ridefinire il vincolo. L'altra cosa interessante in questa relazione, che alla fine fa parte dei documenti dell'adeguamento al piano paesaggistico, è diciamo, il confronto, la tabella di confronto, che vede sulla sinistra le norme di attuazione del PPR e sulla destra il recepimento da parte delle norme di attuazione del comune. In questo caso, diciamo, ci deve essere una rispondenza e una verifica di coerenza rispetto a tutti i dettati delle norme di attuazione. Anche noi indirizzi, direttive e prescrizioni. Esatto. In questo caso, per esempio, la previsione di nuove aree è solo prevista esclusivamente per zone ad uso agricolo, mentre sull'esistente si ammettono anche diciamo, riusi di tipo ricettivo, residenziale o artigianale, purché non invasivi. E in coda c'è un ulteriore approfondimento della coerenza delle previsioni per le singole aree. Quindi l'area viene individuata, questo piccolo puntino, poi ingrandita, e si fa diciamo una confronto tra il piano vigente e le nuove previsioni, che vengono anche, diciamo, messe a confronto con le tavole, la tavola P2 dei beni e delle componenti. Questa qui è un'area molto piccola, per carità, però ricadeva in area montana e diciamo il comune quindi ha fatto un lavoro molto attento di verifica e anche di riduzione.
questo diciamo è un esempio di come viene affrontato volevi dire qualcosa? No, che comunque in ogni scheda di previsione, al di là dell'inquadramento e del fotoinserimento, chiediamo riscontro addirittura fino a livello preprogettuale sulle tipologie consentite. Devo dire che per il comune di Paesana ci hanno fatto la schedatura di 50 borgate, edificio per edificio. La stanno finendo, sì. Stanno finendo e per ogni previsione, infatti, Questo è un esempio sono arrivati a farci un censimento edificio per edificio delle 50 borgate dove ci sono delle previsioni e declinarlo alla scala, declinarlo a scala di piano. Abbiamo ancora un minuto? 30 secondi? Sì, perché... Vabbè, lo tagliamo se no. Abbiamo il secondo cosa che volevamo presentare rapidamente nel comune di Bardonecchia, che è tutto quanto sottoposto a tutela ex 136. Questo ci serviva per dire che non basta che sia fatto un buon quadro conoscitivo, bisogna andare alla ciccia, che sono la scrittura delle norme tecniche di attuazione del piano, e bisogna fargli delle pulci galattiche, e non siamo neanche poi, ecco, andando così, obbligati a condividere poi l'individuazione di morfologie o le scelte interpretative del comune. Salto, vi faccio uno sconto di pena galattico. Di Paesana era coerente alla fine del discorso di questa scheda. Ecco, nel comune di Bardonecchia, su un'area libera, bellissima, siamo su 1800 metri di quota, quindi già era tutelata sotto ogni forma. Il comune aveva in campo una grossa previsione di zona alberghiera, centro di servizi, campo da golf, fondo, case, di tutto, di più, in una zona libera, e si basavano per questa grossissima previsione, ecco, che vedete qui a destra in blu, su un'area di prati, boschi e allegri fiumiciattoli, sulla ricostruzione di questo nucleo che sì che nell'Ottocento era testimoniato dal Catasto Rabbini, adesso è in consistenza di ruderi. C'è una foto del Novecento che fa vedere, tra l'altro la cappelletta poveretta è l'unica in piedi, ma c'era una sola foto di rudere del Novecento sulla base di edifici così inesistenti. Il comune riconosceva un nucleo insediativo che intendeva ricostruire completamente nelle volumetrie, non si capisce ecco da dove, tirando fuori la costruzione di questi edifici, e quindi siamo arrivati a numerose obiezioni, siamo arrivati alla terza conferenza di copianificazione, sostenendo che né il DPR 380 né tutte le sentenze del TAR ci consentono di ricostruire da ruderi. È archeologia lì addirittura più che ruderi, fuori terra non c'è praticamente più niente, quindi smontando l'inesistenza di questo nucleo insediato, a cascata abbiamo fatto cascare tutta la previsione, perché non c'era più contiguità, non c'era più un tessuto, che è quello che il comune sosteneva non c'era più l'esistente che giustificava l'ampliamento. Se manca l'esistente non puoi neanche fare l'ampliamento, quindi abbiamo smontato insomma andiamo in doppio di torto collo. Grazie anche ai colleghi del Piemonte, valeva la pena di perdere un po' di tempo più del previsto sulle regioni che stanno facendo da aprifila a tutto il resto del nord sui piani. E studiamo degli esperti con presentata dal collega sovrintendente di Bergamo e Brescia, che con la sua omonima, quasi omonima Camilla Rinaldi ci così faranno vedere cosa sta facendo la Lombardia, le due locomotive del nord che si portano dietro tutti questi vagoni complessi, quindi non arrancano, insomma fanno una gran fatica anche perché vogliono gestire questa complessità. Grazie, penso di riassumere anche il contributo. In zona, proprio su una zona montana comunicata, quella della Val Camonica. Io
non abbiamo, anzi ci siamo inseriti a forza. Mi ha illustrato naturalmente Vincenzo questa iniziativa e ho detto forse è interessante anche introdurre il Veneto con l'esperienza speculare, direbbe il nostro ministro della Lombardia, no? Perché abbiamo, anzi penso che il Veneto sia ancora più. Allora mi permetto, dalla mia esperienza secolare, ho iniziato a occuparmi nel 97 del piano paesistico regionale, adesso mi sono stufato in pensione, tanto hanno l'attuazione di questo piano. E nel contempo però soltanto nel 2012 ho visto nascere come sovrintendente a Trieste il piano del Friuli e nel 2015 ho visto chiudere come sovrintendente di Torino quello del Piemonte. Ma qui siamo a Venezia, siamo in Veneto e voglio dire, io con tutto rispetto naturalmente il Friuli non ci ho lasciato a cuore 1 milione di abitanti, in Piemonte 4 milioni di abitanti, ci sono Piemonte, valli torinesi, la Valsesia, le valli novaresi c'è un po' di pressione, ma nulla a che vedere, io penso, con i 10 milioni di abitanti della Lombardia, 5 del Veneto, non tanto 5 del Veneto, ma la pressione che esercitano, abbiamo visto adesso per le Olimpiadi, sull'ambiente montano. Qui si parla di consumo del territorio, di trasformazioni attraverso prima di tutto l'infrastruttura, l'infrastrutturazione del territorio e delle trasformazioni. Noi abbiamo la vicenda che penso per chi non è addetto avrà visto magari su qualche trasmissione televisiva delle Olimpiadi Milano-Cortina. Non è solo una vicenda veneta, è una vicenda anche lombarda, perché una serie di soprattutto miglioramenti viari, che vuol dire superstrade, tangenziali, gallerie, che devono portare dove? Ai terminali quindi il solito comprensorio per noi di Bormio di Vigno e Ponte di Legno, che sono comprensori ormai completamente, voglio dire, in questi anni, noi ricordiamo i vincoli eroici che negli anni, alla fine degli anni 50, i nostri predecessori, sovrintendenti, no, hanno fatto, ad esempio, le sponde del lago di Garda, tutte tutelate, la costiera ligure, no? E qualche singola località lontana, da noi appunto Livigno, Bormio, Ponte di Legno, Madesimo. Queste sono state in questi decenni le uniche, come dire, unici effettivi come dire, interventi di tutela del territorio. Pensate al lago di Garda, ne abbiamo discusso tra 3 sovrintendenze, anzi tra 2 sovrintendenze e una sovrintendenza speciale di Trento, proprio per fare una tutela omogenea che seguisse le indicazioni del Ministero della Cultura. Al fine degli anni 90, con dal 97 la nostra regione, penso parallelamente il Veneto, ha suddelegato ai comuni la tutela del paese. Da parte delle regioni, sia che siano state in accordo, sia in contrasto con gli indirizzi dello Stato, a rivendicare una propria autonoma pianificazione che fosse in qualche modo diversa. Nel caso della Lombardia e Veneto è stata una rivendicazione per un indirizzo politico. Lo Stato è un peso, le prefetture sono un peso,
le sovrintendenze sono un peso, noi ci facciamo la nostra, come dire, pianificazione territoriale e vedremo, perché la riforma del titolo quinto della Costituzione in futuro forse porterà il trasferimento questo è stato come dire, l'obiettivo che è stato perseguito. Quindi io francamente, è chiaro che ci sono state diverse dinamiche. Il piano del Piemonte nasce, a parte diciamo l'impostazione, no, perché io regione, sovrintendenza, comuni, allora, forse adesso è un po' diverso, però ho visto una grande unità di intenti. E poi Friuli Venezia è appunto un caso, certo, però ripeto, un milanese non va a sciare a Piancavallo, il problema è che il milanese vuole andare a sciare vicino oppure vuole andare a no? Sono le mete, oppure Svizzera. Allora, la pressione antropica su queste realtà è una pressione che evidentemente pone chi si occupa di tutela di piani. Tutti questi piani sono stati condivisi con il Ministero. Sono stati piani autonomi che la Regione Lombardia ha ritenuto, ha dichiarato avere anche valenza paesaggistica, cioè sono piani territoriali con valenza paesaggistica, a cui la Regione, con i quali la Regione ha sempre cercato di intavolare delle interlocuzione col Ministero a partire dal fatto che c'era già un piano come dire scritto, un piano definito e si chiedeva al Ministero di adeguarsi, cioè di accettare questo tipo di piano. Il Ministero ha come dire, resistito ed ora siamo a livello, penso, stiamo esaminando siamo ripartiti dagli ambiti territoriali, quindi siamo ripartiti, non dico da zero, ma quasi. In compenso io ho un armadio pieno di studi, perché di studi sul paesaggio lombardo. Perché? Perché la regione, congruenza con la tutela dei valori paesaggistici presso il Ministero, ha commissionato al Politecnico, soprattutto, una serie sterminata di studi, no? Ma per tutto. Poi l'abbiamo visto anche all'ultimo per la ciclovia del Garda, per alcuni casi in cui sono stati chiamati comunque enti di ricerca e università. Ora questo, come dire, ci rimane nel cassetto. Ci rimane nel cassetto, ma cos'è? Che sono sostanzialmente materiale in gran parte descrittivo, ma sempre abbiamo detto che non sono norme cogenti, cioè fare un vincolo vuol dire imporre dei limiti. Se imponi limiti, ti metti come dire, in contrasto con le realtà locali, di 1000 abitanti che hanno un territorio, come dire, montano di grandissimo pregio e che aspirano a combattere lo spopolamento, combattere come dire, la povertà della montagna con i soliti metodi, secondo casi, piatti sciistici. Questo è la verità che vediamo.
anche da noi. Ampliamento dei demani sciistici. E la regione è d'accordo. E noi subiamo, poi naturalmente, finché c'è la sovrintendenza. Finché c'è la sovrintendenza, c'è, secondo me, una speranza, e ci sono i vincoli, c'è una speranza di, come dire, controllare questo fenomeno. Allora, qui si passa a un tema un po' più delicato, il ruolo delle sovrintendenze che è stato rivestito in questi ultimi decenni, no? Sulla tutela del paesaggio. La tutela del paesaggio, secondo me, è la grande emergenza. Ormai i beni culturali più o meno sono visti, architettonici, alla fine si valorizza, si riesce a valorizzare film più minuti e testimonianze, i beni storico-artistici, i musei, no? Noi sovrintendenti abbiamo direttamente sull'ambito museale, no? Siamo stati esautorati e vabbè, queste sono le riforme, soprattutto la di un ministro. Ecco, però noi abbiamo fatto tutela paesaggistica. Io non so, noi alla fine degli anni 90 c'era ancora ufficio centrale, c'era Proietti, c'era a un certo punto c'è stato Piobaldi, c'è stata la pubblicazione di questi, come dire, resoconti sull'attività di tutela paesaggistica. Io come sovrintendente, sono diventato sovrintendente nel 2000, facevo annullamenti, uno dietro l'altro. La sovrintendenza di Milano non ha mai fatto annullamenti, anzi il sovrintendente di Milano all'epoca, l'annullamento sapete era per motivi non di merito ma di legittimità, quindi era una cosa molto difficile, molto delicata. Io personalmente ho seguito questa strada, con il risultato che il sovrintendente di Milano è rimasto a Milano per 15 anni e io ho girato 6 sedi. Allora, bisogna capire se il Ministero ci segue, perché secondo me si esplica bene con il vincolo. E io passare dalla fase vincolistica alla fase di piano è una cosa molto molto difficile. Se si fa bene, secondo me, si aspetta ancora un po', e le sovrintendenze vengono seguite anche gli archeologi, devo dire, cioè anche le categorie più sfortunate. Tutte le sovrintendenze, le nostre sovrintendenze olistiche, no? Si impegnano, no? Solo gli architetti che sono i primi naturalmente a essere la loro formazione, ma sia per l'arte che archeologi, secondo me è più che sufficiente per fare tutela. Quindi chiudo e sono però molto interessato, grazie per il contributo del Piemonte e del Friuli. Friuli andrà avanti, Friuli è stato una regione autonoma, poteva anche fare sin da subito come il Sud Tirolo e il Trentino, che fanno quello che vogliono. Cosa fanno, no, nella pianificazione? Forse dovremmo vedere perché iniziamo a vedere come pianificano, perché il nostro Alto Adige, pensate che sia una regione, cioè prima di tutto non fanno entrare gli italiani, no? Per cui le seconde case non esistono, hanno una gestione, come dire, molto gelosa del proprio territorio, però è un territorio in pieno sviluppo, in piena trasformazione. Più ricca d'Italia. Allora, vediamo, forse è interessante anche perché lì hanno, come dire, governato il fenomeno anche con diverse forme rispetto a quello delle regioni autonome. Basta, magari riprenderemo i discorsi. Scusate poi i casi
forse singoli ce l'abbiamo, forse non è il caso. Non c'eravamo neanche messi. Ma no, aggiungo che noi vediamo nella pratica, nella nostra mole enorme di pratiche paesaggistiche, quella che è un po' la discrepanza che abbiamo riscontrato fino adesso, un po' della pianificazione che abbiamo ancora in Lombardia, cioè indirizzi e forme di tutela che ancora non sono prettamente riscontrabili poi sul territorio a livello locale, sempre appunto regole fisse, diventa poi molto difficile, quindi anche il nostro piano in vigore dal 2010, nel momento in cui all'interno poi delle previsioni di piano parla sicuramente di salvaguardia della memoria storica, quindi parla tantissimo della salvaguardia di quello che è il sistema paesaggio, poi nella realtà diventa molto molto difficile anche per noi riuscire a gestire poi quelli che sono i regolamenti locali, i regolamenti comunali. Quindi sicuramente l'integrazione a livello di pianificazione, quindi normative, quindi di tutti i vari enti ai vari livelli è sicuramente necessità, insomma. Tutto qua. Le casistiche sono tante, vediamo tante cose brutte, c'è poco che riusciamo. Grazie anche ai Lombardi, io sono sinceramente grato al collega Luca Rinaldi, al sovrintendente che, come dire, non si arrende di fronte così alle difficoltà. Io e Andrea abbiamo 10 anni meno di te di esperienza da sovrintendenti e di piani paesaggistici, perché stiamo parlando del 2009, quindi siamo più ottimisti e devo dire abbiamo un'azione davvero costruttiva e sinergica con la regione, quasi amicale, facciamo anche le gite insieme, ci vogliamo bene, quindi continuiamo a crederci noi e loro, perché poi le difficoltà sono ben note e adesso ce ne parlerà la nostra corrispondente dirigente della pianificazione territoriale del Veneto, architetta Salvina Assist. Per questo incipit da parte del sovrintendente Tinè. Mi corre l'obbligo di fare una premessa anche al sovrintendente Rinaldi. Sì, è vero, l'autonomia, Veneto, Lombardia, noi siamo una cosa completamente diversa da un punto di vista paesaggistico, nel senso che c'è una profonda cultura anche regionale in termini forse non paesaggistici ma paesistici che noi abbiamo fin dagli anni 90 con i piani d'area, che è un'altra, come dire, nella gerarchia pianificatoria all'interno del nostro territorio abbiamo in qualche maniera già portato nelle nostre amministrazioni cercato di aggiungere questa sensibilità da un punto di vista paesaggistico. Comunque è ben vero purtroppo che negli ultimi, fino a qualche anno fa, si andava a Roma, eccetera, e noi eravamo quella regione che con la Lombardia volevamo l'autonomia e quindi tutti i vincoli giù per il canale. Non è così. Tanto più che quando finalmente siamo riusciti a parlare con... Come faccio ad andare avanti qua? Così, perfetto, grazie. Abbiamo preso, c'è stato effettivamente un momento di stop nel 2019 per colpa mia e ammetto le mie colpe, nel senso io ero arrivata da qualche mese, avevamo ripreso i lavori del Comitato Tecnico del Paesaggio dicembre 2019 e io ho detto sospendiamo un attimo perché forse c'era qualcosa che non funzionava. Nel senso che noi abbiamo avuto un primo protocollo d'intesa col Ministero e abbiamo sempre, il Presidente insomma ne è testimonianza anche, testimone anche di questo, abbiamo sempre avuto un rapporto comunque col Ministero e quindi con le 3 soprintendenze
soprintendenze proprio in considerazione della volontà di redigere il piano paesaggistico della regionale, e fin dal 2009 avevamo il famoso protocollo d'intesa che ha prodotto fino al 2019 un lavoro direi mastodontico, incredibile, di grandissimo valore, non solo da un punto di vista anche patrimoniale, di conoscenza, ma anche informatico, perché sono stati perimetrati tutti gli articoli 136 di cui poi vi dirò. Per cui ci siamo trovati con questa, come dire, immenso patrimonio di conoscenza, importantissimo, che in qualche maniera doveva essere ricollocato all'interno di quella che è la strategia del codice, cioè della copianificazione, che non è solo pianificazione urbanistica, ma è la pianificazione paesaggistica, dove c'è la tutela da parte delle soprintendenze, ma la valorizzazione da parte della struttura regionale e quindi in rappresentanza di tutto il territorio. Abbiamo fatto tutto un lavoro di sistematizzazione di tutto questo lavoro di 10 anni di lavoro del CTP, quindi tutti i verbali, tutte le indicazioni, proprio un lavoro scientifico a dimostrazione, perché volevamo dimostrare, non come regione, ma come CTP, che non erano innanzitutto stati spesi soldi inutilmente, ma anzi sono stati opportunamente anche poi riordinati, e nel 2022, dopo peraltro aver anche colloquiato in maniera costante con regioni come il Piemonte, ecco, io qua mi trovo un po' dall'altra parte perché siete tutti ministeriali, io invece rappresento la parte regionale ed è la prima volta che mi trovo in questa curiosa, ma devo dire importantissima anche per me e credo anche per i colleghi non solo della regione ma anche delle province, ho visto, e anche di alcuni comuni, e sentire anche la voce del Ministero. E quindi abbiamo cercato, appunto, dopo aver sistematizzato tutto questo immenso lavoro, abbiamo cercato di capire come potevamo, anche avendo visto l'esperienza del Piemonte, del Friuli, della Toscana, non da ultimo anche della Puglia, perché abbiamo un colloquio continuo tuttora anche oggi con i colleghi di queste 4 regioni, abbiamo cercato di capire come poter fare non un bel piano, perché siamo tutti in grado di fare bei piani, bei progetti, ma di fare un buon piano, cioè un piano che alla fine potesse essere assunto dal nostro territorio e quindi dalle nostre amministrazioni comunali in maniera semplice ma efficace, e quindi riuscire a dare un risultato anche immediato nell'adeguamento. Quindi nel 2022 siamo riusciti, il nostro presidente con l'allora ministro San Giuliano hanno rinovellato la vecchia intesa del 2009 e hanno in qualche maniera abbiamo rivisitato in funzione anche di questo grandissimo patrimonio e di questo obiettivo che peraltro abbiamo condiviso col Ministero. Nel 2023, quindi, perché era novembre del 2022, sì, non è che abbiamo la sottoscrizione della nuova intesa sia stata a metà anno, ma è stata a fine 2022, quindi nel 2023 abbiamo avuto anche la nomina dei nuovi soprintendenti, riorganizzazioni continue anche da parte del Ministero che noi seguiamo costantemente. Abbiamo ripreso il lavoro, diciamo, in maniera molto positiva. Cosa dice la nuova intesa? La nuova intesa, che è questa cosa straordinaria, per cui inizialmente erano tutti un po' reticenti, ma probabilmente forse riusciremo a convincere la Regione Lombardia a seguirci, cosa che sta già facendo la Regione Emilia-Romagna. Abbiamo proposto al Ministero una pianificazione per stralci, ma non stralci per ambiti, ma proprio con il fine di tutelare e valorizzare tutta la parte vincolistica. Quindi il primo stralcio, che
significherà essere la prima variante al piano territoriale regionale di coordinamento che finalmente avrà la valenza paesaggistica, prevede esclusivamente per la perimetrazione, che è già stata comunque definita, e la disciplina dei beni paesaggistici di quell'articolo 134 del codice, quindi in buona sostanza dei 136 e i criteri per quanto riguarda i 142, mantenendo però l'unitarietà di quello che è il pensiero generale all'interno del piano paesaggistico regionale, cioè quindi mantenendo questa unitarietà dei 14 ambiti di paesaggio, che sono quelli che erano stati già individuati con la prima adozione del piano paesaggistico del 2013 del PTRC con valenza paesaggistica, che era quella della configurazione del piano paesaggistico in 14 ambiti. È un lavoro che stiamo portando avanti con veramente grande entusiasmo da parte nostra, ma credo anche, mi permetto di dire, delle colleghe del Ministero, perché effettivamente stiamo cercando di come dire, confrontarci su dei linguaggi che effettivamente sono diversi, perché la tutela e la valorizzazione sono due cose un po' diverse, però vanno in osmosi per quanto poco, e quindi loro cercano di spiegare a noi quali difficoltà hanno, le prescrizioni, le indicazioni, quando si parla di un vincolo, di un belvedere, cosa andiamo a dire. Noi dal nostro canto invece stiamo cercando di portare a loro tutta la nostra conoscenza in ambito pianificatorio. E quindi abbiamo anche condiviso da ultimo col CTP, col Comitato Tecnico del Paesaggio, paritetico membri, Ministero e Regione, nell'andare a definire le 3 aree, diciamo, rappresentative per una prima fase del primo stralcio, che intenderemo chiudere entro quest'anno, proprio per cominciare anche a rendere al Ministero e quindi alla Direzione Generale del Servizio e Quinto già una prima elaborazione di schede, e naturalmente abbiamo cercato di scegliere regione, sempre quando dico abbiamo, mi permetto di dire soprintendenze con le direzioni regionali, ovviamente non parlo come Regione Veneto e basta, anche perché qua abbiamo anche la dottoressa Mazza che con me coordina il Comitato Tecnico del Paesaggio. Stiamo appunto cercando di chiudere questo primo lavoro di sperimentazione con queste altre aree tipo, che in parte anche ricalcano le aree interessate dai beni UNESCO, quindi l'ecosistema della Laguna Veneta, la parte delle Dolomiti. Poi abbiamo voluto spostarci anche verso ovest, nell'andare anche come dire, a lavorare sull'area del Gardesano. Quindi tre aree sperimentali che ci siamo impegnati a chiudere entro la fine del 2024. Come è strutturato il piano paesaggistico? In realtà abbiamo mantenuto l'idea iniziale che era quella di, come dire, una lettura comunque generale del territorio per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico, mantenendo l'Atlante, che non è altro il documento che nel 2013 era stato adottato per la pianificazione paesaggistica, che poi in sede di approvazione del piano territoriale regionale nel 2020 abbiamo chiamato Atlante, ma in realtà è lo stesso documento che avevamo condiviso, quindi con i 40 obiettivi di qualità paesaggistica, le 14 schede d'ambiti di cui parlavo, e quindi come dire, non ci dimentichiamo mai che stiamo parlando dell'intero territorio regionale. Ma relativamente a questo primo stralcio inseriremo tutto quello che sono invece il catalogo, e quindi con le schede di vincolo 136 che poi vi farò vedere come saranno anche composte nella vestizione di questi 136, e naturalmente la parte seconda che riguarderà invece tutto il repertorio dei 142 e naturalmente la normativa d'uso dei 142. Allegati a questo naturalmente tutta la parte normativa. Una revisione per quanto riguarda la normativa strettamente legata al PTRC, ma come dire, un allegato specifico per quanto riguarda le norme
legate alle varie componenti che andranno, stiamo inserendo all'interno dei singoli vincoli 136. Un numero. Tutto il lavoro fatto fino al 2019 ha identificato, ha fatto in modo che fossero perimetrati 1150 vincoli. Siamo la prima regione in assoluto ad avere questo numero di vincoli, decreti ministeriali o da delibere di giunta regionale, proprio di dichiarazione di interesse pubblico. Quindi un patrimonio straordinario. E uno potrà dire, sì, ma saranno mica piccole cose. Sì, è vero, abbiamo anche moltissimi piccoli vincoli dedicati a bellezze individue, però abbiamo vincoli estremamente importanti come tutta la parte della montagna naturalmente dolomitica o l'ecosistema della Laguna Veneto o il vincolo del Delta del Po e poi tutta una serie di altri comunque bellezze di insieme che sono effettivamente molto importanti, che riguardano molti comuni e che naturalmente stiamo cercando di valutare anche in considerazione delle trasformazioni che nel frattempo sono avvenute da un punto di vista urbanistico, che sembra una cosa sbagliata, ma in realtà ci è parsa corretta per il semplice motivo che noi abbiamo moltissimi, dopo vedremo, dei vincoli che datano al 1950 e quindi sono situazioni che nel frattempo si sono evolute e di conseguenza devono essere lette anche rispetto all'attualità del territorio, di come si è trasformato. Come stiamo lavorando? Stiamo lavorando nella interpretazione del territorio in strutture, componenti ed elementi specifici. In buona sostanza, le strutture sulle quali individuiamo le componenti che individuiamo all'interno dell'area di vincolo hanno come indirizzo il tema idromorfologico, l'ecosistemico ambientale e l'antropico e storico culturale. Quindi in queste componenti, queste 40 componenti, hanno al loro interno una definizione, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni. Tutte queste individuazioni poi sono inserite all'interno della scheda con 3 diverse sezioni, quindi la sezione A con gli elementi identificativi, la sezione B con i valori e i rischi e la sezione C con gli obiettivi per la conservazione dei valori paesaggistici. Non leggete bene le schede perché non posso spoilerarle ovviamente, ma è fatto ad arte anche questa slide è fatta ad arte, nel senso che questo è un work in progress. Qua siamo in un'area montana, in particolare siamo nel comune di Falcade. Come vedete la struttura è molto semplice, quindi c'è un'identificazione della scheda che riporta il vincolo, il decreto e quant'altro. Inoltre riporta se all'interno di questo vincolo 136 abbiamo anche l'esistenza di 142, quindi una lettura immediata anche rispetto alle altre tipologie di vincolo. Naturalmente l'area è perimetrata, e questo è il famoso lavoro fatto nei 10 anni, una descrizione sommaria o anche alle volte anche abbastanza, come dire, puntuale, tratta dal vincolo stesso, dal decreto di vincolo, alcuni elementi. Ecco qua, come vedete, abbiamo inserito anche la presenza dei 142. Quindi elementi identificativi, riferimento all'ambito di paesaggio, che è questo è il riferimento all'ambito del paesaggio, la descrizione analitica del bene con riferimento al contesto territoriale, rappresentazioni cartografiche, insomma tutte le informazioni che potevamo, sempre tenendo
a mente che noi stiamo parlando comunque di vincoli all'interno di una struttura regionale molto complessa. Ecco perché anche nell'intesa, nella seconda intesa del 2022, abbiamo il riferimento sempre agli ambiti, i famosi 14 ambiti di paesaggio. Questa invece è la parte identificativa dove vengono inseriti i valori che deduciamo, i valori che deduciamo dal decreto di vincolo stesso, ma anche ulteriori valori, perché questi sono vincoli che appunto, come ho detto prima, si sono anche trasformati, evoluti nel tempo e quindi possono anche riportare dei valori e delle conseguentemente dei rischi che naturalmente devono essere aggiornati alla data attuale. Cioè se prima il vincolo era perché la bellezza degli alberi, eccetera, poi magari gli alberi non ce ne sono più perché abbiamo visto delle nuove aree di urbanizzazione oppure altre trasformazioni, è ovvio che facciamo una lettura dello stato di fatto in questo momento. Prima il sovrintendente Tinè diceva di questa nostra, come dire, corrispondenza anche amichevole, i sopralluoghi che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, ma che intendiamo anche fare insieme ai colleghi del Ministero, sono fondamentali, sono stati importantissimi, quasi più il lavoro all'interno dei nostri uffici, perché vedere il nostro sguardo, le nostre, come dire, tutte le nostre convinzioni, parlo anche da regionale ovviamente, veramente cambiano nel momento in cui tu vedi il paesaggio, lo vedi con mano e capisci che hai inserito, magari una prescrizione nella scheda che fosse, beh, aspetta che torniamo a casa, magari rivediamo, ma questo lo stiamo veramente condividendo. È un aspetto, secondo me, quello di non fermarci al pezzo di carta o alla foto, per fortuna che ci sono, di Google Maps, perché ci permette di proprio toccare con mano quella che è la realtà dei fatti. E poi naturalmente c'è la sezione C della scheda dove sono inserite, come vedete sulla parte cartografica, c'è una divisione per componenti, quindi le 40 componenti, non so, l'area del centro storico, anziché la struttura agricola storica di interesse storico, i giardini di villa, insomma abbiamo condiviso 40 componenti 40 componenti che vengono perimetrate una ad una all'interno di un vincolo e naturalmente a questi elementi, a queste componenti c'è associata una norma che naturalmente va a indicare gli obiettivi, i rischi, gli indirizzi e anche le prescrizioni. E non solo, possono essere appunto anche individuate ulteriori valori. Ricognizione 142, tra 136 e 142 noi abbiamo il 60% del territorio regionale oggetto in qualche maniera di tutela. Ecco, questo è estremamente importante perché è rappresentativo il lavoro che stiamo facendo, cioè non stiamo facendo un lavoro sui 136-142 di una porzione ristretta del nostro territorio, semmai è una porzione importante, rappresentativa, perché andiamo dalla montagna al mare, al lago, della zona di pianura, i colli, abbiamo tutta la parte appunto anche dei colli iberici anziché della parte dei colli uganei e quindi abbiamo cercato appunto di rappresentare le varie fattispecie. Qua noi li abbiamo già identificati, anche i 142, anche su questo siamo arrivati a un dettaglio estremamente preciso, estremamente importante. Questo dettaglio da un punto di vista cartografico, che pare alle volte un lavoro un po', come dire, un po', mi si è permesso il termine, fastidioso, perché devi entrare. Invece è importantissimo perché abbiamo pensato che nel momento in cui un comune si dovrà adeguare, la cartografia sarà immediata, non avremo nessun dubbio nel dire questo è il perimetro del vincolo, questo è il perimetro della fascia di tutela, cioè questa è la fascia di tutela e quindi sarà immediato come dire, la trasposizione di tutto questo lavoro all'interno della cartografia dei nostri comuni.
in Veneto noi abbiamo una gerarchia, ma sostanzialmente la gerarchia che è della pianificazione nei comuni è strategica, piano di assetto del territorio, e invece più sistematica, che è quella del piano degli interventi. Anche lì andremo stiamo oltretutto con i nostri consulenti, noi abbiamo naturalmente l'Università di Padova e la professoressa Marzaro dell'Università di Padova, che ci segue per tutta la parte amministrativa, e lo UAV di Venezia, che ci segue per tutta la parte invece più, come dire, paesaggistica, quindi paesaggi montani anziché il paesaggio agricolo. Cioè questo è per dire anche che abbiamo quel supporto importantissimo, proprio perché anche la normativa sia non solo che va ad esplicitare le singole componenti, ma la normativa che inseriremo anche per l'adeguamento da parte dei comuni al piano paesaggistico sarà all'interno del piano paesaggistico. Abbiamo imparato da Friuli e Piemonte, che hanno poi dopo 2 o 3 anni come dire, normato l'adeguamento, noi penseremo di farlo seduta stante, cioè col primo stralcio e quindi la prima variante al PTRC con valenza paesaggistica, ci sarà anche tutto l'apparato normativo per l'adeguamento e quindi le regole, diciamo così, e le indicazioni e le prescrizioni per l'adeguamento da parte delle nostre amministrazioni comunali. Per quanto, ecco, volevo fare l'ultimo esempio anche rispetto ai 142 di come intendiamo appunto individuare all'interno di queste schede. Andremo a perimetrare quelle che sono le aree di tutela 142 con tutta una serie poi di criteri e di indicazioni. Io credo di aver finito e spero di... Grazie all'architetto Sista per questa rapida e efficace carrellata sul nuovo piano paesaggistico del Veneto, che eredita le vecchie esperienze, quindi cerca di rilanciarle in forme anche di semplificazione e di chiarezza. Ora parliamo finalmente di montagna veneta. Direi che per motivi logistici anticiperei l'intervento della Soprintendenza di Verona, quindi del Veneto occidentale, che comunque avete previsti prima di noi, che ci parleranno delle montagne dell'Ovest, e prego gli amici cortinesi di resistere ancora senza finalmente parlare anche di Cortina. Io vi porto innanzitutto i saluti in rappresentanza appunto della Soprintendenza di Verona. Abbiamo qui l'architetto Giovanna Battista che ci illustrerà, diciamo, nel dettaglio quello che è stato il contributo, che è ancora il contributo della nostra Soprintendenza rispetto a questo quadro generale che ci è stato delineato dal direttore. Lasciatemi soltanto un attimo per ringraziare la Soprintendenza Tinè per averci invitato qui in questa importante occasione di confronto, che è un'occasione preziosissima. Allora, la Soprintendenza di Verona, diciamo, copre il territorio tra province, Verona, Vicenza e Rovigo. Per quanto riguarda il tema in particolare della montagna, naturalmente dobbiamo fare riferimento alle province di Verona e Vicenza, province che sono interessate per una parte significativa anche da un territorio montuoso, che diciamo geograficamente è inquadrabile come le Prealpi, ma che in realtà è un territorio che comprende insomma delle cime anche che superano i 2000 metri, e abbiamo tutto l'arco, diciamo, interessato del territorio della Soprintendenza di Verona, Vicenza e Rovigo, in particolare, come dicevo, di queste 2 province di Verona e Vicenza. È in realtà un campionario, possiamo così dire così, di aree anche molto diverse tra di loro, e quindi lo sforzo, insomma, è anche quello di andare a identificare tutte queste caratteristiche precipue delle diverse aree che vanno appunto dalla costa del Garda, dai primi rilievi del Monte Baldo a ridosso del Garda, per proseguire verso est con la Lessinia, e poi entrando nel territorio vicentino
piccole Dolomiti, l'altopiano di Asiago, fino al Monte Grappa, al confine con il previsto. Quindi io passo subito la parola all'architetto Battista che con l'entusiasmo e la passione che ha già ampiamente diciamo, dimostrato il direttore SIST ha portato avanti per la soprintendenza di Verona. Grazie. Sì, come diceva il sovrintendente, in realtà noi adesso parliamo proprio di montagna, cioè dei problemi che stiamo affrontando nella conoscenza del territorio e che sono propedeutici alla vestizione dei vincoli successivamente. Abbiamo nel Veneto occidentale delle montagne che sono molto diverse le une dalle altre, quindi abbiamo diviso un po' il territorio rispetto a quelli che sono i campi montani, sono le prealpi gardesane, quindi che affacciano sul Garda con i Messini. Poi abbiamo invece le piccole Dolomiti vicentine con il Monte del Pasubio, poi abbiamo l'altopiano dei 7 comuni e infine il Monte Grappa. Queste sono le montagne che riguardano il nostro territorio di competenza e che ognuna presenta delle caratteristiche molto diverse le une dalle altre. Quindi la tutela della montagna è una tutela che però si differenzia necessariamente per la tipologia di ambito che abbiamo. Noi abbiamo delle montagne basse, medie e basse, quindi vedete già dai range delle nostre montagne, altitudine che va dai 600 al massimo 2300 metri della cima 12 dell'altopiano di Asiago, quindi sono montagne basse. Le montagne basse comportano oggi 2 ordini di problemi, che sono quello che è l'antropizzazione della montagna, questo fenomeno di antropizzazione che non è solo un fenomeno di tipo turistico, perché con montagne così basse il problema di pianti da sci c'è fino a un certo punto, ma anche no. Abbiamo anche un problema derivante di antropizzazione derivante dal cambiamento climatico, perché i monti Lessini, che sono alla base della Val Punicella, stanno vedendo salire la linea di coltivazione delle viti nella fascia dai 600 metri in su. Quindi è un problema di tutela della montagna che sconfina anche in quelli che sono i problemi della collina. Questa è la copertura della tutela paesaggistica 136 divisi per C e D delle nostre aree montane. Come vedete è una tutela di 136 molto, cioè la tutela solo con i vincoli rimane nel limite del vincolo. E questo si spera di superarlo con il piano paesaggistico, con quelle che saranno poi le linee di indirizzo delle tutele di ambito, perché è chiaro che con una tutela così limitata proprio dai perimetri non si può garantire una tutela più ampia, una vera tutela del paesaggio. Questi sono i 142 dove vediamo molta dell'area tutelata dal punto di vista dei boschi, le parti viola scure sono le montagne sopra i 1600 che vedete sono pochissime come aree di tutela della montagna. Queste sono le zone, partendo da est verso ovest, delle varie delle montagne che abbiamo. Il Monte Grappa, che è una delle montagne più basse inserite nei Lessini e che quindi ha un problema di antropizzazione piuttosto forte, e un territorio tutelato, come vedete in realtà quasi tutti i comuni dell'ambito di questo ambito, adesso lo chiamo ambito, ma insomma per intendere il comprensorio, sono presenti i beni tutelati paesaggisticamente. In particolare, giusto per avere un'idea, abbiamo vincoli che vanno dal 1927, tipo questo primo di Bassano del Grappa, dove vedete, non so se leggete nelle freccette, però si parla, questo è un vincolo che riguarda la cittadina di Bassano del Grappa, che non sarebbe di per sé montana, ma in realtà il vincolo stesso esprime una tutela che riguarda i panorami montani che si possono godere dalla cittadina di Bassano.
Anche questo è un problema aperto per noi, cioè la tutela panoramica intesa come veduta è qualcosa sul quale stiamo ragionando, perché ci sono dei vincoli che la prevedono anche quote non lontane, ma che comprendono dei territori di vedute molto ampi che devono essere tutelati. Questo è l'altopiano dei 7 comuni, anche qui vedete una tutela a macchia di leopardo, a sinistra i 136, a destra i 142. Ci sono comuni dove non sono presenti vincoli dell'articolo 136. In questa piccola carrellata ho selezionato la piana di Marcesina, che è una zona tutelata molto ampia, il vincolo è del 1985, e in questo stesso vincolo, siccome si dice che l'ambito è particolarmente esteso, è necessario che con la regione si produca una disciplina d'uso. Cioè già all'interno del vincolo nell'85 si scriveva che è necessaria una disciplina d'uso più specifica proprio perché l'ambito tutelato ha un perimetro piuttosto ampio. Tra l'altro nell'altopiano di Asiago abbiamo una componente paesaggistica che è storico-culturale molto forte e riguarda tutte le aree della Prima Guerra Mondiale. Nelle piccole Dolomiti vicentine ugualmente abbiamo una tutela di 136 molto limitata, una tutela di 142 un po' più ampia, e qui è stato selezionato il vincolo di Laghi, che è questo paesino che vedete qui, che è veramente così, sembra il paesino di Heidi, è proprio rimasto così, anche perché per arrivare in questo posto ci vuole veramente un mondo. E il decreto di tutela, che è un decreto invece della regione, questo perché è un decreto più recente, quindi è stato fatto con la procedura addirittura dell'articolo 138 fatto dalla regione, è molto dettagliato, e anche qui ha una componente storico-culturale che riguarda la Grande Guerra, perché anche nelle piccole Dolomiti, quindi nella zona del Pasubio, ci sono state delle linee di fronte molto importanti. E questo è un vincolo, appunto, nell'evoluzione della storia dei vincoli, un vincolo molto, molto dettagliato. I Monti Lessini e le Prealpi Gardesane li abbiamo, diciamo, messi insieme perché in realtà le Prealpi Gardesane sono proprio un comparto molto, molto piccolo, e i Monti Lessini sono dei monti molto bassi, arrivano sui 1.700-1.800 metri sul livello del mare, ma subiscono questa pressione derivante dall'antropizzazione produttiva, tanto che in Valpolicella, che è immediatamente sotto, il vincolo della Valpolicella, che è un vincolo molto esteso, comprende 5 territori comunali. Questo vincolo era stato fatto in realtà comprendendo anche Sant'Anna d'Alfaedo. Nel 1950 Sant'Anna d'Alfaedo ha fatto ricorso dicendo: noi non siamo Valpolicella, noi siamo Lessinia, che si è voluto staccare. Si è staccato. Oggi che la Valpolicella è diventato, come dire, un brand economico di un certo rilievo, vorrebbe tornare nel vincolo della Valpolicella. Capite che, come dire, vengono anche usati strumentalmente per questo tipo di cose. Qui abbiamo il vincolo di Caprino Veronese. Su Caprino Veronese abbiamo una tutela paesaggistica molto specifica e relativa alla montagna, così come non solo dal punto di vista geomorfologico e quindi più percettivo, paesaggistico percettivo, la montagna, le varie montagne si caratterizzano anche per tipologie architettoniche completamente differenti. Nel caso della Lessinia abbiamo delle tipologie architettoniche di costruzioni rurali molto più ridotte, con delle coperture in lastre di pietra che abbiamo solo lì, perché già in altopiano di Asiago l'architettura rurale ha una tipologia architettonica completamente differente. Quindi tutta montagna, ma in realtà tutta montagna molto diversa. Qui c'è una carrellata di immagini solo per così ricordare un attimo i problemi e gioie e dolori della montagna. Il bosco, che è un elemento vivo, ma che per esempio in altopiano d'Asiago questo è stata la distruzione di Baia, così come le distruzioni del bostrico, e quindi il problema
una tutela paesaggistica che possa però anche prevedere cose, come dire, un po' imprevedibili. E le Marche, come Malgarozzo, che è un'altra tipologia architettonica molto particolare dell'altopiano di Asiago, le coperture architettoniche, il paesaggio relativo alla Grande Guerra, che ha un impatto molto forte soprattutto sull'altopiano di Asiago, ma anche nel Pasubio, dove per esempio qui c'è la foto della strada delle 50 gallerie, che è un percorso che forse meriterebbe di essere visto. E qui c'è l'ex stazione ferroviaria di Requaro Terme, ex stazione ferroviaria perché la ferrovia non ci arriva più, e da quest'altra parte invece c'è la stazione sciistica che invece esiste del Monte Verena, che come vedete sono due tipologie architettoniche molto differenti, e un paesaggio panoramico del Monte Baldo sul lago di Garda, che appunto ha una tipologia di panorama completamente differente. Tutti i problemi aperti che speriamo di chiudere in qualche modo. Grazie. Grazie ai veronesi anche per aver aperto questa parentesi montana, no? Perché Sabina non ha accennato, faccio io, a questi, come dire, obiettivi di brevissimo termine che ci siamo autoinflitti. I gardesani, i veronesi faranno il Garda, riprendendo anche ipotesi di collaborazione, immagino, con la Sovrintendenza di Brescia e con quella di Trento, che erano state avviate in modo da puntare a una tutela che sia armonica di questo che è l'epicentro della pressione antropica sul paesaggio storico del Veneto, certamente il lago di Garda. Il nostro obiettivo di breve termine sono proprio le montagne, quindi ecco che la pazienza dei cortinesi, il professor Barel, ringrazio di essere con noi stasera, finalmente viene soddisfatta dalla presentazione di questo appunto obiettivo che ci siamo posti come Sovrintendenza del Veneto occidentale e che riguarda gli ambiti 1 e 2, almeno 2, meglio anche 1, cioè l'intera provincia di Belluno, quindi 2 ambiti schema del Veneto che vorremmo andare a descrivere, perimetrare e vestire soprattutto. Colleghi che sono stati anche gli eroici estensori del famoso vincolo del Comeli, che serve in qualche modo da riferimento di base per questo discorso più generale, cioè l'architetto Damiana Paternò, che è anche la nostra rappresentante del gruppo del Comitato Tecnico del Paesaggio del Veneto. Grazie a tutti, cercheremo di essere brevi dato l'orario. E allora, per quanto riguarda la nostra sovrintendenza, perché questa cosa non va avanti? Scusate un attimo. Oh, okay. Per quanto riguarda la nostra sovrintendenza, quando parliamo di ambito montano, di fatto ci riferiamo ai paesaggi che ricadono all'interno della provincia di Belluno. Ora, se noi ci dobbiamo rifare agli ambiti nell'Atlante del paesaggio, recentemente rivisto nell'ambito dei lavori congiunti di piano paesaggistico, distinguiamo due ambiti principali: l'ambito dell'alta montagna bellunese e l'ambito invece della montagna bellunese. Sono due ambiti che hanno caratteristiche paesaggistiche diverse tra di loro. Nel senso che quando parliamo dell'ambito 01, per citare la collega Giovanni Battista, parliamo di un paesaggio che è quello di Albi, di fatto, quindi con alte vette dolomitiche, con insediamenti di non grandissime dimensioni a fondovalle, con insediamenti più piccoli di versante, normalmente sono insediamenti che si sviluppano su versanti soleggiati delle valli, bosco, la parte di prati alti e poi ghiaioni e montagne. Quindi con questa sequenza, con un'altitudine, diciamo, nella parte di fondovalle che può variare tra i 600
700, 1300 metri di altitudine e dei picchi dolomitici che arrivano anche ai 3000 metri di altitudine. Quando invece questo ambito 01 che vediamo rappresentato nelle due fotografie in alto, diciamo, è diviso nell'ambito più basso, che è quello che corrisponde diciamo, alla Val Belluna, che è un ambito di conca in piano più ampia, che rappresenta un punto di vista, anche dal punto di vista paesaggistico, un ambito particolarmente interessante, perché è un ambito di passaggio tra quello che è un paesaggio dai Alpi e ad alto invece quello più propriamente montano, diciamo quello che è nell'immaginario collettivo. A dividere questi due sottoambiti di montagna, chiamiamoli così, è il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che è un'area scarsissima antropizzazione, che si estende in direzione est-ovest, più o meno è collocato al di sotto della linea verde, dalle vette feltrine fino al gruppo della Schiara. Ora, chiaramente l'ambito 02, che è quello diciamo più basso, è caratterizzato fondamentalmente da insediamenti di dimensione più considerevole, basta pensare al centro di Feltre e alla città di Belluno, ma anche da un uso agricolo del suolo che è molto più sviluppato, sia in ragione dell'altitudine più bassa, ma anche, se vogliamo, in ragione della destinazione della piana, che nel caso appunto nell'ambito 02 è una piana molto più ampia, quindi con una pressione antropica che conseguenzialmente è differente. Allora, da un punto di vista di situazione vincolistica, se noi confrontiamo le aree corrispondenti all'ambito di montagna, la provincia di Belluno, tutelate ai sensi dell'articolo 136 e quelle ai sensi dell'articolo 142, vedremo che di fatto, anche soltanto osservando le immagini a confronto, sembrerebbe che già il 142 passano, cioè praticamente è tutta rossa. In realtà non è così, nel senso che se si guarda con più attenzione le aree coperte dal 142, vedremo che le aree che non sono coperte da vincolo ex legge sono proprio quelle aree di versante che sono proprio degli elementi caratterizzanti e costitutivi dei paesaggi di montagna. Sono diciamo le aree che si sviluppano nella parte bassa e medio-bassa dei versanti, dove si trovano tutta una serie di insediamenti rurali di medio versante con una trama di edilizia rurale, intabbiata, tanto per fare un esempio, ma non soltanto, perché poi la tipologia di edilizia rurale cambia a seconda del posto, che veramente sono degli elementi fortemente caratterizzanti del paesaggio montano. Allora, se noi poi andiamo ad analizzarli con più attenzione, facciamo zoom su 136, vedremo che sono in totale 64, che i 136 coprono di fatto un terzo della superficie della provincia di Belluno e che per la maggior parte sono bellezze d'insieme e in particolare bellezze letterali, quindi bellezze panoramiche. Sono vincoli tra loro diversi anche in termini proprio di superficie occupata. Se noi paragoniamo per esempio il vincolo che c'è sul comune di Cortina, che riguarda l'intero territorio comunale, con quello della città di Belluno, vedete che è proprio, se il primo è un vincolo territoriale, l'altro invece è un vincolo più a livello urbano, quindi con problematiche anche in termini di investizione che sono completamente diverse. Un'altra grande differenza è che se nel caso di Cortina ci aiuta il fatto di avere una sola dichiarazione, nel caso per esempio di Belluno ne abbiamo ben 35,
perché abbiamo 20 notifiche ai sensi della legge Croce del 1922, dichiarazioni successive, dopo fatte dopo il 1938, che si sovrappongono, si intersecano, in parte si lambiscono l'una con l'altra, e quindi la parte di ricognizione ma anche di redazione delle schede sta comportando anche un lavoro di riordino e messa in relazione nel momento in cui si fa la vestizione di tutti questi vincoli che si sono nel tempo, nell'arco di 100 anni, sovrapposti l'uno con l'altro. Se noi andiamo infatti a vedere l'età dei vincoli, vedete che ben 31 vincoli sono ante 1938. Da quello che si desume da questa immagine, dove vedete che i vincoli più chiari sono quelli, diciamo, un po' più anziani, quelli invece più rossi sono gli ultimi, tra cui appunto il Comelico. Vedrete che di fatto ad una prima stagione vincolistica che arriva, diciamo, fino al 1975, segue una stagione dove il numero di dichiarazioni emanate si riduce sensibilmente. Ora, sono anche vincoli che, avendo età diverse, hanno anche motivazioni completamente diverse, e questo è un altro problema che ci stiamo trovando ad affrontare nel momento in cui dobbiamo compilare la parte descrittiva delle schede 136, perché per esempio ci sono casi come quello dell'intero comune di Cortina, dove la motivazione di fatto è di 3 righe. Quindi in questo caso nel suo insieme una bellezze che costituiscono un quadro naturale di rara suggestività anche per le Dolomiti che circondano l'incantevole conca. Ecco, da questa descrizione riuscire a desumere le varie componenti che articolano la nostra normativa d'uso, diciamo che non è proprio una passeggiata di salute. Quindi uno dei lavori che stiamo facendo all'interno del piano paesaggistico con la Regione è anche proprio trovare una metodologia condivisa per l'identificazione dei valori che possono essere espliciti in alcuni casi, soprattutto in vincoli più recenti, o in altri casi sono da interpretare, diciamo. Un altro vincolo di seconda generazione, così lo definiamo, non è ancora che noi adesso chiamiamo vestiti, cioè dei vincoli con propria disciplina d'uso che accompagna la dichiarazione, ma già vedete che la descrizione sono ben 3 pagine che descrivono in maniera molto dettagliata quelle che sono le caratteristiche, gli elementi valoriali di quel dato paesaggio che viene vincolato. Quindi sicuramente quando ci troviamo in situazioni del genere è anche più facile poi poter fare tutto il lavoro di schedatura, perché in qualche maniera viene limitato tutta una parte di interpretazione che inevitabilmente è la parte più delicata. Infine arriviamo al vincolo di ultima generazione, ma che ormai mi viene da dire è invecchiato alla luce dei lavori del piano paesaggistico, e lascio la parola al mio collega. Ciao a tutti, e per chi non lo sapesse, io sono funzionario di zona di tutta la provincia di Belluno, purtroppo in questo momento un po' di difficoltà in termini di organico del nostro Ministero, della nostra sovrintendenza, e quindi mi sono trovato davanti a una situazione, appunto, come diceva la collega, estremamente variegata. E per di più, per quanto riguarda la genesi di questo vincolo, o meglio, di questa dichiarazione di notevole interesse pubblico, in realtà io entro il 30 gennaio 2019 e circa il 3 di febbraio mi viene detto tu lavorerai sul vincolo del Comelico. 2018. No, 19. Io entro 6 mesi dopo di te. E la collega aveva già lavorato su una prima bozza di vincolo che, diciamo, riceve un'accelerata a giugno del 2019
e viene decretato a dicembre. La notifica è di luglio, mi pare, o di fine giugno, adesso non. Il regime di salvaguardia di fatto inizia nell'estate del 2019. Quindi mi sono trovato catapultato all'interno di questo mondo montano, che io conoscevo in parte, ma in realtà conoscevo più la parte, diciamo, della Val del Boite e del Cadore, e il Comelico mi era quasi totalmente sconosciuto. Ho trovato un territorio effettivamente di eccezionale valore paesaggistico, perché è di una qualità paesaggistica legata anche alla sua morfologia specifica. È esattamente il confine tra le vette dolomitiche e le Alpi antiche. Quindi si forma questa vallata, queste due vallate di fatto, che confluiscono poi con il Piave a Santo Stefano di Cadore, e che sono di fatto a nord hanno queste vette morbide e delle Alpi antiche, quindi si prestano, essendo a nord appunto, e quindi diciamo, il versante sud verso il sole, agli insediamenti di Prato Pascolo sostanzialmente antichi, e la porzione ad ovest invece, che è caratterizzata invece dal massiccio del Popera da un lato e della Varvarpina. E questo è l'aspetto che mi ha colpito principalmente appena abbiamo potuto visitare più volte il territorio all'inizio, appunto, nella prima parte del 2019. L'aspetto, diciamo, un altro aspetto importante è che alcuni di queste porzioni di territorio erano già state oggetto di un vincolo precedente degli anni 50, di due vincoli precedenti degli anni 50, che era la Val Bisdente, altro altopiano situato al confine con, diciamo, con il Friuli e Sappada, e il lago di Misurina, credo universalmente riconosciuto, ma che diciamo aveva un vincolo specifico per il solo. L'aspetto appunto, come dire, caratterizzante di questo territorio credo che sia i prati di versante, e all'interno dei quali, per vicende economiche del tutto particolari, si sono conservati fino ai giorni nostri in maniera eccellente. Nel senso che diciamo, il Cadore è stato interessato negli ultimi 50 anni, 60 anni, da uno sviluppo importante del settore dell'occhialeria, fino a Domeggi di Cadore sostanzialmente, ma il Comelico ha avuto un piccolissimo interessamento per quanto riguarda il comune di Santo Stefano, ma di fatto il resto non è mai stato interessato da un boom economico. È di fatto una vallata povera che rimane povera, e per questo motivo dal punto di vista paesaggistico ci è arrivata fino a noi più o meno come negli anni 650. E ovviamente con tutte le differenze del caso, nel senso che il bosco, come dicevano i colleghi precedentemente, ha avuto uno sviluppo importante che ha coperto parzialmente coperto i prati di versante, ma alcuni insediamenti specifici verso nord del Comelico, penso a San Nicolò di Comelico, ma anche a Casamazzagno, tutte le borgate che stanno, diciamo, sul versante nord della valle diciamo, del Piave, ma anche del torrente Padula, in realtà conservano oggi dal punto di vista anche architettonico, un paesaggio eccezionale che vede nel rifabbrico il suo aspetto peculiare. Infatti, oltre alla parte paesaggistica e all'importanza degli elementi rurali che sono giunti fino ai giorni nostri, Tabbià, come diceva prima la collega, in realtà c'è un altro aspetto di valore, che è quello del sistema del rifabbrico. Diciamo, fino all'Ottocento il tema degli incendi ricorrenti sugli edifici in legno ha fatto sì che diciamo, le regole, le amministrazioni del tempo abbiano deciso di rifondare integralmente alcuni paesi o alcune borgate, ricostruendole in pietrame. E questo fenomeno, che avviene
anche nel Cadore, ma in realtà appunto qui si è conservato in maniera rilevante, ha in alcuni specifici casi anche trovato un disegno urbanistico di nuovo impianto di interessante valore. E faccio riferimento per esempio a Padola, che ha un impianto, per chi non lo conoscesse, purtroppo non abbiamo messo l'immagine, ci siamo dimenticati, e per chi non lo, cioè si vede, questa è Padola, diciamo, però si vede solo l'immagine dall'alto, ha un impianto a libellula perché di fatto è rimasto invariato da inizio Novecento con pochi ampliamenti dagli anni 50 ad oggi, ma che di fatto conserva anche l'impianto originario del Segusino, importante architetto urbanista di fine Ottocento nel Veneto, che ha lavorato appunto non solo qui, ma ha lavorato poi anche a Lorenzano di Cadore, quindi prima nel Cadore, ma poi per la costruzione di molti palazzi anche nel Belluno città. E la caratteristica del Comelico è appunto questi prati versanti in realtà non si vede nel restante territorio del Cadore. Penso a Cortina, dove di fatto gli insediamenti rurali sono totale diversità, nel senso che sono caratterizzate dalle ciase, questi grandi edifici per cui metà in legno per il fienile e metà in muratura, ma proprio per la conformazione morfologica, in realtà, per esempio, la conca cortinese non ha dei prati pascoli, delle borgate di versante così specifiche e così interessanti come il Comelico. Ha altre peculiarità, ovviamente ha una bellezza della conca, come dice anche il vincolo, una bellezza individua di eccezionale valore, ma in realtà appunto gli aspetti rilevanti del Comelico credo che si riferiscono soprattutto ai prati e alle borgate di versante, che di fatto erano gli unici elementi che uscivano dal sedime dei 142, dalla tutela 142, diciamo, ex legge Galasso. Motivo per cui la dichiarazione di notevole interesse pubblico specifica in maniera abbastanza puntuale il tema dei manufatti rurali, che diventano dei manufatti storico-testimoniali di eccezionale valore che in qualche misura devono essere preservati e mantenuti. Il fenomeno che stava avvenendo, diciamo, nel 2019 e fino al 2019 era quello della demolizione e ricostruzione pari sedime, forma e dimensioni più o meno di nuovi fabbricati che nella maggior parte dei casi erano collamenti o parzialmente collamenti. Fabbricati che come genesi erano anche settecenteschi o ottocenteschi e che quindi avevano un valore proprio intrinseco anche sul tema dei materiali utilizzati. Il vincolo, appunto, nell'allegato A riporta una norma d'uso abbastanza generica perché il tema che ci siamo trovati a dover affrontare era ovviamente quello di non entrare in contrasto con gli strumenti urbanistici, o quantomeno cercare di non entrare in contrasto con gli strumenti urbanistici allora vigenti, che erano dal PTRC, PTCP e poi a scendere fino ai PAT per chi ce li aveva o i PRG dei singoli comuni. Quindi è stato un lavoro di ricerca, diciamo, bibliografico piuttosto importante, che ha portato a una norma d'uso che individua una serie di caratteri e peculiarità specifiche del territorio, ma inevitabilmente è una norma d'uso generica. La norma d'uso in realtà applicata in questi, diciamo, questi 5 anni mi ha portato a vedere che effettivamente ha una serie di frutti, nel senso che, per esempio, Cortina, dichiarazione di notevole interesse pubblico senza norma d'uso, ovviamente necessariamente ha un'applicazione di una discrezionalità tecnica nostra, diciamo, della nostra sovrintendenza importante. La norma d'uso in qualche misura aiuta anche l'utente finale o il tecnico finale a inquadrare il suo intervento all'interno di una sorta di regolamento, perché molto spesso ci viene criticato come sovrintendenza proprio la mancanza di un regolamento su cui far riferimento, che è un po' appunto,
il vulnus della discrezionalità tecnica, ovviamente. E quindi credo che, sebbene nel 2019 molto posteggiato ovviamente dai comuni stessi che hanno anche portato avanti un ricorso, il vincolo in realtà oggi, a 5 anni dalla sua prima applicazione in regime di salvaguardia, in realtà ha portato dei frutti e o per rassegnazione, questo non lo so, ma o perché effettivamente la norma d'usa ha come dire, una capacità di mettere d'accordo e trovare come dire, un modo per i progettisti di avere una regola nella quale progettare. Credo che sia stata un'esperienza che oggi, diciamo, finisce per quanto riguarda la dichiarazione e inizia poi nella trasmutazione di questa dichiarazione all'interno del piano paesaggistico veneto, che sicuramente sarà il prossimo passo. Grazie. Ok, allora siamo arrivati alla fine di questa maratona paesaggistica, che è stata una staffetta, però direi molto anche serrata, una serie di interventi che ci hanno illuminato su cosa si è fatto altrove e che cosa stiamo facendo in Veneto per la tutela della montagna. Io lascerei un attimo di spazio dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Forse è importante mandare questo segnale chiaro che qui accennava l'architetto Fornasiero, sulla montagna come sui laghi, su tutto il resto del paesaggio veneto, la regione, il ministero sono orientati fondamentalmente alla condivisione. Prima di tutto a se stessi, il ministero e la regione, ma poi anche con gli enti locali. Quindi per la montagna l'idea è che è stato un po' il vulnus del Comedico, no? Ci ricordiamo tutti bene, io l'ho firmato dopo limature importanti sui compressori sciistici, quindi prima osservato, ma a una lettura attenta, calma, distaccata, alla fine dei contenziosi giuridici, il Comedico è di una genericità, di un livello di puro orientamento di indirizzo che sono sicuro con gli strumenti di piano sarebbe ulteriormente più specificamente dettagliato. Quindi abbiamo davanti questo percorso di, come dire, conformazione dei vincoli 136 pregressi, compreso quest'ultimissimo 138,3, cioè il puro vincolo ministeriale, che devono essere ricondotti in un quadro generale armonico, non possono esserci punte o laschi, no? Cortina che è solo una bella conca che guarda dalle montagne, piuttosto che invece un comedico, un'area berica molto più definita. Ma questo si fa, lo vogliamo fare assolutamente tutti, anche le sovrintendenze, con una condivisione con i territori, con i comuni. E la montagna dovrebbe essere proprio il primo test di questa condivisione in itinere. Ovviamente il Ministero si stanno chiarendo le idee, ma appena chiare andremo al dibattito. Quindi non so se Cortinesi, il professor Barella, il professor Restucci, qualcuno vuole dire due parole per concludere in bellezza. C'è la professoressa Sorbo, abbiamo un po' di esperti in aula e naturalmente anche il carissimo collega Giuseppe Rallo, che è stato il tutor dei ragazzi, dei giovani architetti ai tempi del Comedico. Come dire, quindi invito tutti, Andrea, soprattutto chi non ha parlato. Io avrei una domanda per i colleghi Friuli e del Piemonte, perché è una cosa su cui noi ci stiamo scontrando adesso, cioè stiamo riflettendo in questa sede, no? Nel senso che è un problema metodologico che stiamo cercando di affrontare, che riguarda la questione della mappatura, cioè come avete fatto e a che scala le mappature delle componenti e degli elementi di paesaggio da voi individuate e che fonti avete utilizzato. E questa è la prima domanda. E la seconda domanda che in parte abbiamo
delle vostre presentazioni è come vi siete comportati nel caso dei nuclei urbani. Non stiamo parlando di centri storici, ma di aree urbane consolidate. Quindi come avete fatto diciamo, a stabilire una normativa d'uso e con che livello specifico in quei casi là, perché è uno dei temi che per noi adesso è uno dei temi di rimedi, superata quella abbiamo fatto il piano. Quindi se ci fossero qua... Non so, sono andati via tutti? Era la domanda che volevo fare all'inizio. Vabbè, le colleghe piemontesi sono e i friulani anche, e quindi rimarrà senza no, Architetto Pellegrini. Senza risposta. Noi abbiamo organizzato tutta questa cosa solo per avere una risposta a questo. vicino alla cassa. No, C'è l'altra. sì. No, è in centro. Nota dietro. Nel senso che posso dire che la regione ha portato subito in comitato tecnico la perimetrazione e ha affidato a un gruppo di lavoro la verifica su che basi cartografiche siano state utilizzate. Su questo adesso devo rispondere in maniera pertinente. Ecco, quello che è stato fatto come lavoro principale però è stato quello di mettere subito a disposizione la ricognizione dei vincoli. È stato subito fatto un web GIS e messo subito a disposizione prima dell'adozione e dell'approvazione del piano, e questo ha aiutato moltissimo poi i professionisti, ma anche gli enti di tutela dei centri. Anche in questo caso noi avevamo meno 136 rispetto. Ce n'erano alcuni all'interno di area urbana, però dichiarazioni. Se questa, se ho capito bene la domanda. Ma come li avete normati? Stiamo parlando di ambiti molto limitati. C'è Udine ha un parco di Piazza Primo Maggio, c'è la restrizione delle piazze di Trieste che era escluso dall'approvazione del piano ed è ancora in corso. Posso dire che c'è una commissione uno dei problemi è proprio la commissione tra la tutela monumentale che c'è in questo tipo di dichiarazioni, perché si tratta di edifici storici e quindi c'è un problema di correlazione tra la tutela monumentale e la tutela paesaggistica. Però la gran parte dei vincoli erano costituiti da parchi urbani e parchi storici. Quindi le regole erano quelle appunto dei parchi, cioè forse era più una tutela del tipo quasi monumentale. Grazie. Grazie mille. Ci sono altre domande? Prego. Sì, che si sente. Io, se si vuole sedersi dietro così. Non vicino lì che sono sfischi. Troppo piacere. Ma lei fa ti spiego perché. Io sono il killer che ha ammazzato il vostro vincolo la prima volta del tacido. Dicevo perché. Allora, sì, Consiglio di Stato che è vicino a Roma. Dunque, la causa che ha riguardato il Domenico è tristissima, perché il giudice amministrativo è stato creato per difendere il cittadino di fronte al potere, è il giudice che controlla il potere rispetto al cittadino.
Ebbene, in questa causa ha visto contrapposti 5 comuni, una provincia e una regione contro il Ministero, cioè una causa fra 8 enti pubblici schierati l'uno contro l'altro. Secondo me hanno perso tutti, che quando il giudice diventa l'arbitro fra i poteri pubblici e non il difensore del cittadino rispetto al potere, significa che la pubblica amministrazione non riesce a contemperare vari aspetti dell'interesse pubblico e a trovare una sintesi alta, e ha bisogno di un giudice per un'operazione che deve essere politica. Allora, questa storia ha dimostrato un insuccesso. Il dialogo fra le istituzioni non ha funzionato e si è sentito il bisogno di cercare un giudice che mettesse ordine tra i vari profili di interesse pubblico. È una storia brutta, che io spero che non si ripeta, e mi pare che le premesse di questa sera e anche l'intervento del dottor Tinè stiano a indicare la ricerca di un diverso percorso per arrivare a una composizione di interessi pubblici, perché io ho imparato in 50 anni di diritto amministrativo che l'interesse pubblico è fatto di tanti aspetti. Il fatto che ciascuno di noi tutela uno di questi aspetti non ci fa dimenticare che il nostro non è l'unico interesse pubblico, è un profilo di interesse pubblico che deve essere sintetizzato con gli altri per trovare il giusto equilibrio. Lo dico ai miei studenti dicendo: alla domanda vuoi mangiare o vuoi bere, bisogna rispondere la domanda è stupida, perché l'hai imposta in modo tale da distinguere, contrapporre due elementi che sono ambedue preziosi per la vita. Allora, i vari profili di interesse pubblico devono trovare una alta composizione, un equilibrio, come i valori costituzionali. La Corte Costituzionale si insegna che in ogni giudizio mette in gioco tanti diversi valori da contemperare. Seconda e ultima considerazione. Avete detto che il territorio ecomedico è molto bello e che quindi è leggibile, merita protezione. La risposta è: l'hanno fatto così bello i vincoli o le popolazioni del comedico? Cioè, queste persone che ci abitano sentono questa imposizione che cade dall'alto rispetto a delle comunità insediate in condizioni difficilissime che fanno fatica come una violenza sulla loro storia e sul percorso che hanno fatto. Allora, da un lato il vincolo è letto come una protezione, dall'altro i veri protagonisti, che sono coloro che tengono in vita quelle valli, vedendolo calare dall'alto, lo sentono spesso come una forma di imposizione violenta di qualcuno che dice: tu non capisci niente, ti spiego io il bene tuo. Magari l'intenzione è ottima, però la comunità è fatta anche di un sentimento collettivo che va letto, va interpretato, va governato. Anche le regole vanno fatte capire, altrimenti le regole restano un pezzo di carta, non hanno un impatto sulla comunità, sulla società. Allora, io credo che sia opportuno il lavoro che si sta facendo tra Regione e Soprintendenza per passare dalla contrapposizione alla sintesi alta. Penso che sia molto opportuno coinvolgere anche i comuni locali, e vi ricordo che sono comuni che spesso, come è successo a Oronzo, hanno gli uffici paralizzati per 6 mesi perché manca una sola persona all'ufficio tecnico. Cioè non è che sono una struttura che si contrappone, sono della povera gente che non ha una persona in ufficio, che non ha l'ufficio che funziona per gli aspetti paesaggistici, non ha manco il giorno comunale, il segretario spesso è scavalco fra 4 comuni e va una volta al mese. Queste sono queste comunità del comedico e di quelle zone fragilissime, qualche volta con 100-200 abitanti, e dovremmo ringraziare quei sindaci eroi del volontariato civile che tengono in piedi la bandiera delle autonomie locali. Quando parliamo di antropizzazione, parliamo delle 3 case che si mettono a posto con i risparmi per vivere un po' meglio lì.
non parliamo dei turisti trevigiani che salgono a colonizzare l'Ecomedico. Allora, noi facciamo un discorso molto alto, molto astratto. Io vi direi, caliamolo sociologicamente nella realtà. Rendiamoci conto della complessità degli elementi che dobbiamo analizzare per fare sintesi. Dopodiché è chiaro che bisogna pigliarsi responsabilità e qualcuno deve decidere, come in democrazia accade. Però quei sindaci sono eroi e non sono dei beceri che rovinano il paesaggio quando assecondano l'unico cittadino che in quell'anno mette a posto la casa con i suoi risparmi. Quindi vi direi, di fronte a questo atteggiamento che vola molto alto, qualche volta scendete in basso, provate a guardare il mondo con gli occhi della gente, di chi sta lì, e questo aiuterà a trovare la soluzione più giusta. Grazie. Allora, direi che il professore ha messo il dito nella piaga ed è molto importante su queste considerazioni condivise in parte no. Ricordiamo che il Comedico è nato come un atto di indirizzo del superiore ministero, esattamente come il Berico. Comedico c'è stato un vincolo del Berico, sempre firmato dal sottoscritto, e è andato nella stessa direzione che il TAR Veneto ha riconosciuto perfettamente congruo. Quindi la Corte Costituzionale, esprimendosi proprio sul Comerico, ha riconosciuto il sacrosanto diritto della tutela con la spada nel momento del bisogno, come pareva essere nel Comerico, come senz'altro era nel Berico. Okay? Quindi le sovrintendenze si sono mosse su input da Roma. C'è una situazione di emergenza, il paesaggio è contaminato del Comerico piuttosto che quello parzialmente contaminato, ma miracolosamente sopravvissuto nell'area berica, vanno difesi subito. È, come dire, la guerra immediata di trincea per difendere il paesaggio, che pare non difendibile nell'immediato. Non siamo più, speriamo di non essere mai più in questa logica proprio, come dice lei, cioè è una logica emergenziale. Cascano in testa alla gente, siamo a quei livelli. Superata l'emergenza, la linea, prima di tutto, della comunicazione, che per definizione mette insieme regioni assolutamente locali, per esempio comuni, no, e Stato, si fanno insieme. Quindi non so se possiamo promettere solennemente, credo che possiamo anche farlo, che non vorremmo mai più essere costretti, indotti, ordinati a fare vincoli monetari. Okay? Non vestiremo il vincolo di Cortina, Tommaso, può dirlo, no, senza sentire Cortina. Okay? Lo faremo insieme alla Regione, lo faremo insieme con voi, come abbiamo provato a fare in Valpolicella, ci stavamo riuscendo, come forse faremo anche nel Comedico, nel momento in cui il vincolo fiondato dall'alto, come ha detto il prof, verrà necessariamente armonizzato nel quadro di piano. Quindi io credo che questa, come dire, buona fede, che forse è una caratteristica dell'ethnos veneto, ma anche dell'ethos veneto, cioè ci fidiamo, ci crediamo, dov'è Luca, il milanese, Lombardi, voi siete più... Noi, come dire, ci proviamo a fare le cose insieme. Mi pare che Calvina, come dire, dimostra il suo entusiasmo, forse ingenuo che il tuo come il mio, quello di me. Però ecco, in Veneto si sta provando a fare le cose insieme. I comuni, soprattutto i comuni bandiera della montagna, come Cortina, come è diventato il Comerico, avranno parte in questa discussione. Oggi avremmo voluto anche dare più spazio a queste istanze locali, avete visto che corsa è stata anche per noi per capire che fanno gli altri. Per cui non so se Sabina vuole aggiungere qualcosa o se vogliamo dare la parola al cortinese doc, chi è? Luigi Alverà, vuoi dire qualcosa?
ex amministratore. Guarda, se si vuole sedere qua, sede libera. Ex amministratore, ma io ritengo interessante quanto ho sentito oggi. E ho sentito quella voglia di confrontarsi col territorio e di capire com'è il territorio, perché il nostro territorio regionale, ma anche il nostro territorio Cadore, Bellunese, cioè Alto Bellunese, è molto diverso. E bisogna anche capire, e anche gestioni interne molto diverse. La Cortina con una gestione regoliera millenaria che garantisce a quel territorio una conservazione della parte paesaggistica più importante, che sono boschi, pascoli e montagne, che ci permettono di essere ancora una località che non ha utilizzato gran parte del territorio se non di fondovalle. E sul fondovalle rivendico quanto amministratori prima di me, molto prima di me, alla fine degli anni 70, hanno scelto di chiudere l'edificazione nuova, quindi la costruzione di case a fondovalle, con un piano regolatore che per 2 volte è stato annullato, hanno difeso con i denti, ma hanno difeso una scelta che era quella di dire basta, basta, finché non c'è la necessità per i residenti di aprire alcune realtà. Quindi riutilizziamo quanto c'è di volume in valle. Alcune operazioni sono state forse un po' più grosse perché riguardavano il recupero di aree dismesse, artigianali o comunque alberghiere, ma c'è stata quella scelta. Quella scelta è di più di 40 anni fa. Quindi la lettura deve essere sicuramente diversa da quella che può essere la lettura di una realtà come quella di San Vito o di Borca, che ha completato lo sviluppo urbanistico in questi anni, in questi ultimi anni. Qualche volta sento da cittadino che veniamo trattati come tutti, invece i nostri genitori hanno fatto queste scelte, hanno avuto quel coraggio che serve per garantire quello a cui teniamo, quindi a una bella valle che deve essere moderna per alcuni aspetti, deve essere vivibile per noi prima di tutto, che ci viviamo tutto l'anno, e poi deve essere vivibile per chi viene a godere di qualche giorno di vacanza, possibilmente in condizioni ottimali. Grazie. Sì, con vero piacere. No, io volevo aggiungere soltanto un commento, insomma, e partirei da quello che ha detto l'architetto Fornaciero. La gestione della dichiarazione di interesse sul Comerico, come anche le altre dichiarazioni di interesse che hanno una restrizione, ha un grosso vantaggio rispetto alle normali aree sottoposte a tutela. Ci sono già degli indirizzi, cioè come dire, data una strada che i progettisti e i proprietari devono percorrere per avere poi un progetto che sia conforme. Questo è un passo avanti enorme, lasciatemelo dire come ex funzionario che ho lavorato per 30 rotti anni in una sovrintendenza, cioè la riduzione della discrezionalità tecnica garantisce non soltanto un miglioramento nel tempo della qualità del territorio, ma garantisce anche un rapporto trasparente con diciamo, l'organismo di tutela, sia esso regionale, sia esso statale. Io credo che la differenza tra i vecchi vincoli, chiamiamoli vincoli di brevità, e diciamo quelli che sono già stati dotati di una
normativa d'uso e quelli che lo saranno nella copianificazione Stato-Regione del piano paesaggistico, diciamo, porta ad un risultato che non vuole essere un risultato di blocco, di imposizione, ma è un risultato, cioè è un modo di portare avanti un rapporto su delle cose già scritte, cioè è un rapporto bilaterale, ma ci sono delle indicazioni, degli indirizzi che permettono di, come dire, di non vagare assolutamente nel vuoto, ma di avere una chiarezza di obiettivi, che poi questi obiettivi debbano essere sicuramente discussi tra l'organismo statale, l'organismo regionale e l'organismo comunale. Questo è fuori di dubbio, ma lo prevede anche la legge. Al momento in cui i comuni dovranno adeguarsi alla normativa d'uso e a tutto quello che stabilisce il piano paesaggistico, come hanno detto i colleghi del Piemonte e del Friuli, è chiaro che si apre un tavolo di confronto dove probabilmente si chiariranno tutta una serie di aspetti che magari a prima vista non sono così trasparenti e immediati nella normativa d'uso. Abbiamo provato per anni, cioè ci stiamo lavorando da anni proprio per costruire una normativa d'uso che non sia, come dire, rigida, che sia il più generale e non generale possibile, proprio per non andare ad urtare quelli che sono interessi della gente che poi vive non soltanto in montagna, ma in montagna con particolari difficoltà, ma anche in tutti gli altri luoghi tutelati. Architetto Sistole vuole dire qualcosa? Allora, magari permettetemi di fare un attimo un'apertura ai lavori che in questo momento si stanno facendo in piano, perché credo che sia forse la conclusione più corretta dopo questa carrellata di lavori. Innanzitutto ringrazio veramente l'avvocato Di Barel per il suo intervento. Si dice i nemici più vicini degli amici, a me viene da dire oggi ho avuto il killer più vicino degli amici, per cui veramente perché comunque la sua è un'istanza che vale la pena di considerare. Però è anche vero che il lavoro che da 2 anni qua stiamo facendo all'interno del piano paesaggistico, in accordo con la regione, dialogando con la regione, sta diventando un'occasione di crescita e di anche potenziamento molto forte di un'azione congiunta del pubblico per la tutela del paesaggio veneto. Ed è chiaro che questo percorso è più facile farlo da soli, perché si stabiliscono le regole, si stabilisce il lessico, si stabiliscono le metodologie. Nel momento in cui ci si trova a relazionarsi con la regione, che ha tutto un altro lessico, tutta un'altra esperienza, che è un'esperienza che è assolutamente complementare rispetto a quelle che sono delle dinamiche di paesaggio, è chiaro che lo strumento che ne nasce è uno strumento sicuramente dalla genesi più complicata, più difficile, perché è fatta di un confronto continuo, della capacità di imparare reciprocamente il linguaggio dell'uno e dell'altro, ma è sicuramente la strada più corretta. Quindi in questo senso è chiaro che vincoli come il berico, ma come anche il comelico, che noi chiamiamo vincoli di ultima generazione non sono più, perché sta cambiando il modo di approcciarsi sul territorio. Quindi io credo anche che questo workshop proprio con l'ottica di aumentare questa capacità di dialogo necessariamente. Considerata essere finita. È anche morta la connessione e che si è ristabilita.
dicevamo che è conclusa il workshop e ringraziamo tutti e io cingo a chiudere la riunione online per i collegati online. Grazie.